Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di affrontare le angosce della vita, abbandonandoci alla volontà di Dio e sentendoci consolati dalla sua tenerezza paterna. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Secondo mistero, Gesù è flagellato. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui nessuna colpa. Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Mostraci il tuo volto, Signore, in te speriamo. Donaci il tuo sguardo, Maria, con te crediamo, con te andiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di non essere mai causa di sofferenza per i nostri fratelli e di prenderci cura di quanti sono provati dall'ingiustizia e dal dolore. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Terzo mistero. Gesù è coronato di spine. Dal Vangelo secondo Giovanni. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora e gli davano schiaffi. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: ecco l'uomo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che, contemplando Gesù coronato di spine, sentiamo grande dolore per i nostri peccati e crediamo al suo Vangelo come fonte e misura di vera umanità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Quarto mistero. Gesù porta la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re».
Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al
Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che portiamo con fortezza le croci della vita, sentendoci accompagnati da te e sostenendo i nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Quinto mistero. Gesù muore in croce. Dal Vangelo secondo Luca. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che, contemplando la morte di Gesù, sentiamo in noi i frutti della sua redenzione e la testimoniamo con la santità ai nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Preghiamo secondo l'intenzione di Papa Leone. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita nostra et spes nostra salve. Ante clamamus, exules Virgine, ad te sospiramus, gementes et fremens, in ac lacrima nubale. Eia ergo, advocata nostra, il nostro mos misericordes nobis, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructus ventris tui, nobis post Christi vivum Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Santa Maria, Prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre della Misericordia, Prega per noi. Madre della Divina Grazia, Prega per noi. Madre della Speranza, Prega per noi. Madre Purissima, Prega per noi. Madre Castissima, Prega per noi. Madre sempre Vergine, Prega per noi. Madre Immacolata, Prega per noi. Madre degna d'amore, Prega per noi.
Madre ammirabile, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Vergine prudente, prega per noi, Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, specchio di perfezione, prega per noi, sede della sapienza, prega per noi, fonte della nostra gioia, prega per noi, Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo d'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, prega per noi, torre della santa città di Davide, prega per noi, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, prega per noi, arca dell'alleanza, prega per noi, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, prega per noi, rifugio dei peccatori, prega per noi, conforto dei migranti, prega per noi, consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci Signore, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci o Signore, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. abbi pietà di noi. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna, concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Prega
Cari amici in ascolto, il compito di un direttore è anche quello di ascoltare i telespettatori e così ogni lunedì e ogni venerdì alle ore 11 del mattino saremo in dialogo. Prima di tutto per ringraziarvi della vostra presenza, in secondo luogo per sentire i vostri desideri e in terzo luogo per correggerci reciprocamente e per cercare di rendere sempre più bella questa nostra telepace. Telepace, voce di chi non ha voce, voce di chi non ha voce. Telepace, voce di chi non ha voce, voce di chi non ha voce. O Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audazia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen. Il giubileo dei
Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Nella memoria di Santa Marta, lodiamo il Signore nostro Dio. Nella memoria di Santa Marta, lodiamo il Signore nostro Dio. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Nella memoria di Santa Marta, lodiamo il Signore nostro Dio. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Nella memoria di Santa Marta, lodiamo il Signore nostro Dio. Venite, prostrati adoriamo. In ginocchio davanti al Signore che ci hai creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Nella memoria di Santa Marta, lodiamo il Signore nostro Dio. Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Nella memoria di Santa Marta, lodiamo il Signore nostro Dio. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Nella memoria di Santa Marta, lodiamo il Signore nostro Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella memoria di Santa Marta, lodiamo il Signore nostro Dio. L'inno delle lodi. Cristo, Verbo del Padre, è glorioso fra i santi, salvezza del mondo, in te crediamo. Dio è bevanda di vita,
Il Signore fa giustizia per i poveri. Perché, Signore, stai lontano? Nel tempo dell'angoscia ti nascondi. Il misero soccombe all'orgoglio dell'empio e cade nelle insidie tramante. L'empio si vanta delle sue brame, l'avaro maledice e disprezza Dio. L'empio insolente disprezza il Signore. Dio non se ne cura, Dio non esiste. Questo è il suo pensiero. Le sue imprese riescono sempre, sono troppo in alto per lui i tuoi giudizi. Disprezza tutti i suoi avversari. Egli pensa, non sarò mai scosso, vivrò sempre senza sventure. Gli spergiuri di fondi e danni ha piena da bocca, sotto la sua lingua sono iniquità e sopruso. Sta in agguato dietro le siepi, uccide l'innocente. I tuoi occhi spiano infelice, sta in agguato nell'ombra come un leone nel campo, sta in aggiunto per il misero, misce il misero attredolo nella fretta. Infierisce di colpo sull'oppreso, cadono gli infelici sotto la sua violenza. Egli pensa, Dio dimentica, nasconde il volto, non vede più nulla. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore fa giustizia per i poveri. L'affanno e il dolore degli umili, tu li vedi, o Signore. Sorgi, Signore, alza la tua mano. Non dimenticare i miseri, perché l'empio disprezza Dio e pensa, non ne chiede conto. Eppure tu vedi l'affanno e il dolore. Tu guardi e prendi nelle tue mani. A te si abbandona il misero. Dell'affanno tu sei il sostegno. Spezza il braccio dell'empio e del malvagio. Punisci il suo peccato e più non lo trovi. Il Signore è Re in eterno per sempre, dalla sua terra sono scomparse le genti. Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri, rafforzi i loro cuori, porgi l'orecchio, per fare giustizia all'orfano e all'oppresso, e non imputa più terrore all'uomo fatto di terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'affanno e il dolore degli umili, tu li vedi, o Signore. Le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco. Salvami, Signore, non c'è più un uomo fedele. È scomparsa la fedeltà tra i figli dell'uomo. Si dicono menzogne l'uno all'altro. Labbra bugiarde parlano con cuore doppio. Recita il Signore le labbra bugiarde, la lingua che dice parole arroganti. Quanti dicono per la nostra lingua siamo forti, difendiamo con le nostre labbra. Chi sarà nostro padrone?
per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri. Io sorgerò, dice il Signore. Metterò in salvo chi è disprezzato. I detti del Signore sono puri, argento raffinato nel cruccio, purificato nel fuoco 7 volte. Tu, Signore, ci custodirai, ci guarderai da questa gente per sempre, mentre gli empi si aggirano intorno, emergono i pioggi tra gli uomini. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco. Il Signore guida gli umili nella giustizia, ai poveri insegna la sua via. Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, riguardo a questo servizio in favore dei santi, è superfluo che ve ne scriva. Conosco infatti bene la vostra buona volontà e ne faccio vanto con i macedoni dicendo che l'Acaia è pronta fin dallo scorso anno e già molti sono stati stimolati dal vostro zelo. I fratelli poi li ho mandati perché il nostro vanto per voi su questo punto non abbia a dimostrarsi vano, ma siate realmente pronti, come vi dicevo, perché non avvenga che, venendo con me alcuni macedoni, vi trovino impreparati e noi dobbiamo arrossire, per non dire anche voi, di questa nostra fiducia. Ho quindi ritenuto necessario inviare i fratelli a recarsi da voi prima di me per organizzare la vostra offerta già promessa, perché essa sia pronta come una vera offerta e non come una spilorceria. Tenete a mente che chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene, come sta scritto. Ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che somministra il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, somministrerà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale poi farà salire a Dio l'inno di ringraziamento per mezzo nostro. Perché l'adempimento di questo servizio sacro non provvede soltanto alle necessità dei santi, ma anche maggior valore per i molti ringraziamenti a Dio. A causa della bella prova di questo servizio, essi ringrazieranno Dio per la vostra obbedienza e accettazione del Vangelo di Cristo e per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti, e, pregando per voi, manifesteranno il loro affetto a causa della straordinaria grazia di Dio effusa sopra di voi. Grazie a Dio per questo ineffabile dono. Date e vi sarà dato. Una misura buona, piena e traboccante vi sarà versato nel grembo. Come misurate gli altri,
anche voi sarete misurati. Ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza. Come misurate gli altri, anche voi sarete misurati. Dai discorsi di Sant'Agostino Vescovo. Le parole del nostro Signore Gesù Cristo ci vogliono ricordare che esiste un unico traguardo al quale tendiamo quando ci affatichiamo nelle svariate occupazioni di questo mondo. Vi tendiamo mentre siamo pellegrini e non ancora stabili, in cammino e non ancora nella patria, nel desiderio e non ancora nell'appagamento. Ma dobbiamo tendervi senza svogliatezza e senza intermissione per poter giungere finalmente al giorno e alla meta. Marta e Maria erano due sorelle non solo sul piano della natura, ma anche in quella della religione. Tutte e due onoravano Dio, tutte e due servivano il Signore presente nella carne in perfetta armonia di sentimenti. Marta lo accolse come si sogliono accogliere i pellegrini e tuttavia accolse il Signore come serva, il Signore come inferma, il Creatore come creatura. Lo accolse per nutrirlo nel suo corpo mentre lei doveva nutrirsi con lo Spirito. Il Signore infatti vuole prendere la forma dello schiavo per essere nutrito in questa forma dai servi, per degnazione, non per condizione. Infatti anche questa fu una degnazione, cioè offrirsi per essere nutrito. Aveva un corpo in cui sentiva fame e sete. Così dunque il Signore fu accolto come ospite, egli che venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Adottato dei servi e li ha resi fratelli, ha riscattato dei prigionieri e li ha costituiti coeredi. Tuttavia, nessuno di voi osi esclamare: felici coloro che hanno meritato di ricevere Cristo in casa propria. Non rammaricarti, non recriminare perché sei nato in un tempo in cui non puoi vedere il Signore nella carne. Egli non ti ha privato di questo onore perché ha assicurato: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Del resto tu, Marta, sia detto con tua buona pace, tu già benedetta per il tuo encomiabile servizio, come ricompensa domandi il riposo. Ora sei immensa in molteplici faccende, vuoi ristorare i corpi mortali, sia pure di persone sante. Ma dimmi, quando sarai giunta in quella patria, troverai il pellegrino da accogliere come ospite? Troverai l'affamato cui spezzare il pane, l'assettato al quale porgere da bere, l'ammalato da visitare, il litigioso per ricondurre alla pace, il morto per seppellirlo? Lassù non vi sarà posto per tutto questo. E allora che cosa vi sarà? Ciò che ha scelto Maria. Là saremmo nutriti, non nutriremmo. Perciò sarà completo e perfetto ciò che qui Maria ha scelto. Da quella ricca mensa raccoglieva i bricioli della parola del Signore. E volete proprio sapere quello che vi sarà lassù? Il Signore stesso afferma dei suoi servi: in verità vi dico, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. A Betania, dove Gesù aveva risuscitato Lazzaro, gli fecero una cena. E Marta serviva a mensa il Signore. Maria
cosparse i piedi di Gesù con una libbra di olio profumato, assai preziosa. E Marta serviva a mensa il Signore. Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della gloria. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della gloria. Chi è questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Benedetto Dio che vive in eterno. Il suo regno dura per tutti i secoli. Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione, e nulla sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse, per proclamare la sua grandezza. Esaltatelo davanti a ogni vivente, e Lui il Signore, il nostro Dio. Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna tutte le genti, in mezzo alle quali siete stati dispersi. Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui. E allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto. Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia. Io esalto il mio Dio e celebro il Re del cielo ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Esultate giusti nel Signore, ai reti sia dice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa e 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate. Poiché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra. I cieli, al soffio della sua bocca ogni Come in un'ontre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi. e mai il Signore tutta la terra, camminò davanti a Lui gli abitanti del mondo. Perché egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste. Signore annulla i desideri delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. Data la nazione in cui Dio è Il Signore guarda dal cielo e li vede tutti gli umili. dal luogo della sua dimora, da tutti gli abitanti Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere. il re non si salva per un forte esercito, e il prode per il suo grande. Il cavallo non giova per la vittoria,
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice valore. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Dio la sostiene con la luce del suo volto. Dio la sostiene. Non potrà vacillare, Dio è con lei. La luce del suo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Disse Marta a Gesù: Tu sei il Cristo, figlio del Dio vivo, che vieni nel mondo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. Servilo senza timore in santità e giustizia. I nostri giorni, il bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, e andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza e la remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordia
Disse Marta a Gesù: Tu sei il Cristo, figlio del Dio vivo, che viene nel mondo. Glorifichiamo il nostro Salvatore con tutti i santi e le sante del cielo e supplichiamolo. Vieni, Signore Gesù. Signore Gesù, che hai perdonato molto alla donna peccatrice perché aveva molto amato, Perdona i nostri debiti. Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle sante donne e aiutato dal loro umile servizio, Concedi a noi di seguire la via della carità. Signore Gesù, ascoltato come maestro da Maria e servito da Marta, Rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità. Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà, Perché aderiamo sempre ai tuoi desideri, nelle parole e nelle opere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio onnipotente ed eterno, il cui Figlio fu accolto come ospite a Betania nella casa dei santi Marta, Maria e Lazzaro, concedi anche a noi di essere pronti a servire Gesù nei fratelli, perché al termine della vita siamo da te accolti nella tua casa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa, Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, della fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Tanto ti offro, Maria, le preghiere del Signore e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa, quelli che ti sono raccomandati.
Canto è a pagina 41. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo l'Eucaristia nel giorno della memoria dei santi Marta, Maria e Lazzaro, amici di Gesù, familiari di Lui, capaci di accoglierlo nella loro casa in tutte le circostanze della loro vita, per gioia, per amicizia e anche nel momento del dolore, come sentiremo nel Vangelo di Giovanni. Prepariamo il nostro cuore ad accogliere l'ospite più gradito, la sua presenza, il Signore Gesù in mezzo a noi, il quale ci fa compagnia in ogni momento della nostra vita, anche quando abbiamo più bisogno di riconciliazione, di perdono, di purificazione e di incoraggiamento. Apriamo il nostro cuore alla grazia e domandiamo il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, sorelle, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, il tuo Figlio ha accettato l'ospitalità nella casa dei santi Marta, Maria e Lazzaro. Per loro intercessione concedi a noi di servire fedelmente Cristo nei fratelli, per essere da te accolti nella dimora del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Gustate e vedete com'è buono il Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Temete il Signore, i suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, ci fa bene ogni tanto tornare a Betania per sperimentare quella ospitalità genuina dei santi Marta, Maria e Lazzaro che oggi si festeggiano in un'unica memoria per volere di Papa Francesco. Ci fa bene per rinsaldare il nostro rapporto di amicizia con Gesù, l'ospite gradito, accolto, amato, ascoltato, servito, pianto, unto, quando Maria unse i suoi piedi con quel preziosissimo profumo che riempì tutta la casa. Tra i motivi che spinsero qualche anno fa il Dicastero del Culto ad unire in un'unica memoria Marta, Maria e Lazzaro c'era la seguente: nella casa di Betania Gesù ha sperimentato lo spirito di famiglia e l'amicizia dei tre fratelli nell'ospitarlo, nel prestargli servizio, nel credere che Egli è la risurrezione e la vita. Questi tre piccoli elementi ci convincono ancora di più, se ci fosse bisogno, di quanto sia importante ricordare non soltanto l'avvenimento geografico o storico del passaggio di Gesù a Betania in questo piccolo villaggio, ma il contenuto autentico, genuino di ciò che fra quelle 4 povere mura si è compiuto. Credere che Egli è la risurrezione e la vita è il tema del Vangelo che abbiamo ascoltato stamattina, uno degli episodi che vede coinvolti i 3 santi di cui oggi celebriamo la memoria. Quella rivelazione di Gesù, che si rivela come la risurrezione e la vita, oggi interpella anche noi che stiamo celebrando questa Eucaristia. Siamo chiamati a credere alla risurrezione come a un evento già presente, che già ora ci coinvolge, e non saremmo credenti se non avessimo fede salda nella risurrezione di Cristo. Questa fede però nella risurrezione, per quanto viva e presente in noi, sappiamo che conosce anche il momento delle ombre, dello smarrimento e dello smarrimento umano di fronte, per esempio, alla morte.
Marta, come vedete, corre incontro a Gesù, la dinamica è la stessa di qualche domenica fa, lasciamo da parte. Marta, sempre in movimento, è lei che corre da Gesù a dire: se tu fossi stato qui, tutto questo non sarebbe successo. Nelle parole di Marta, nella sua intraprendenza, sono raccolte tantissime preghiere e parole di cristiani, di uomini e donne che oggi si domandano: ma Signore, se tu ci fossi davvero, tutto questo non accadrebbe. E ditemi se qualche volta anche noi non abbiamo pregato così, in un momento di sconforto: se tu fossi stato qui. Marta rivolge a Gesù queste parole che diventano Vangelo, cioè parola di salvezza. E risentirle proclamare in questa memoria conforta anche noi a dire: bene, il dono della fede viene da Dio, ma quella fede può conoscere lo smarrimento umano, di fronte per esempio alla morte o a qualche altra sofferenza. E qui vediamo come in altri episodi lo stesso Gesù non ha fatto mistero della sua sofferenza. Gesù pianse alla morte di Lazzaro, non ha nascosto la sua umanità. Come nella nostra fede non si può fare a meno della nostra umanità. Gesù pianse alla vista del dolore delle sorelle e dell'amico Lazzaro che non c'era più. Ma oggi, per tornare al tema della vita e della risurrezione, credi tu questo? Dice Gesù a Marta. Credi che io sono la risurrezione e la vita? Fratelli e sorelle, l'occhio della fede ci aiuta a vedere l'invisibile, ci aiuta ad avere speranza soprattutto nella vita eterna. Alimentiamo allora, sull'esempio dei santi di cui oggi celebriamo la memoria, alimentiamo la nostra amicizia con Gesù. Dicevo anche ieri, la nostra familiarità con Lui che è l'ospite delle nostre anime, e lasciamo che sia Lui a portare nella nostra vita il nuovo annuncio della salvezza e della redenzione. Sono io la tua risurrezione e la tua vita. Lasciamo che questo insegnamento ancora una volta rinnovi la nostra fede, perché anche la nostra casa, il nostro cuore, profumi della presenza di Cristo per sempre. Così sia. Fratelli e sorelle, accogliere, ascoltare, servire Gesù è il senso della vita cristiana, assumendo contemporaneamente l'atteggiamento di Marta, di Maria e dell'amico Lazzaro, ci rivolgiamo al Padre dicendo: donaci un cuore attento, o Padre. Donaci un cuore attento, o Padre. Perché la Chiesa diventi la tenda in cui tutti gli uomini si sentono accolti e amati, preghiamo. Donaci un cuore attento, o Padre. Perché i cristiani imparino ad usare i tempi della loro giornata, riservandone la primizia alla lode del Signore, preghiamo. Donaci un cuore attento, o Padre. Perché ogni battezzato viva le opere di misericordia come un dovere amoroso, preghiamo. Donaci un cuore attento, o Padre. Perché il nostro atteggiamento umile e servizievole cementi l'unione in famiglia, fra gli amici in ogni occasione di incontro, preghiamo. Donaci un cuore attento. Perché l'accoglienza di Gesù nell'Eucaristia e nella sua parola ci insegni a prediligere l'essenziale della vita, preghiamo. Donaci un cuore attento.
Accompagniamo con la nostra preghiera quanti nella loro vita si stanno sforzando di accogliere, di cercare Gesù come amico, come compagno di viaggio, come abitante, ospite del proprio cuore. Tra questi vogliamo ricordare i tanti giovani che in questi giorni, anche qui in Assisi, si stanno preparando a vivere il giubileo dei giovani con Papa Leone tra qualche giorno a Roma. Il loro cuore sia davvero ospitale nei confronti di colui che dona vita e salvezza, e a questa intenzione, in un momento di preghiera silenziosa, aggiungiamo tutte le nostre intenzioni di preghiera. O Dio, che hai promesso di essere nostro ospite fino alla fine dei tempi, donaci di saperti riconoscere e servire nei fratelli. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Pagina 118. Pregate, fratelli, sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, proclamando le meraviglie che hai operato nei santi Marta, Maria e Lazzaro, umilmente ti preghiamo, come ti fu gradita la loro premurosa dedizione d'amore, così ti sia accetto il nostro servizio sacerdotale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita dei santi Marta, Maria e Lazzaro ci offri un esempio, nella comunione con loro un vincolo di amore fraterno e nella loro intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede
per condividere, al di là della morte, la stessa corona di gloria in Cristo, Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, a tutti i santi e le sante del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santi Marta, Maria e Lazzaro, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il canto è a pagina 128.
d'amore, tu ci fai come te. No, non è rimasta fredda la terra, tu sei rimasto con noi per nutrirci di te, pane di vita, ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Il cielo è qui su questa terra, tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te nella tua casa, dove vivremo insieme a te tutta l'eternità. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Preghiamo. La comunione al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito ci liberi, o Signore, dagli affanni delle cose che passano, perché sull'esempio dei santi Marta, Maria e Lazzaro progrediamo sulla terra in un sincero amore per te e godiamo senza fine della tua visione nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Pagina 147. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi. Vieni, Maria, qua giù. Cammineremo
Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti. Eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano e il Vangelo del giorno martedì 29 luglio, Santa Marta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, il tuo Figlio ha accettato l'ospitalità nella casa di Santa Marta. Per sua intercessione concedi a noi di servire fedelmente Cristo nei fratelli, per essere accolti da te nella dimora del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e da Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Oggi incontriamo Marta in uno dei momenti più dolorosi della sua vita, la morte di suo fratello Lazzaro. Nonostante il dolore quanto sente che Gesù sta arrivando, si alza e corre verso di lui. Marta non aspetta passivamente, ma si muove con fede cercando conforto e speranza in Gesù. Quante volte di fronte alle difficoltà restiamo fermi, bloccati dal dolore o dalla paura, senza muoverci verso colui che può donarci conforto e pace. Marta ci insegna che il primo passo è andare incontro a Gesù, anche quando tutto sembra perduto. La sua fede si manifesta nelle sue parole: Signore, io so che qualunque cosa chiederai a Dio, Dio te la concederà. Nonostante la morte, nonostante il dolore, Marta crede che Gesù può ancora fare qualcosa. Questo atteggiamento di fede è un invito per ciascuno di noi. Quando ci troviamo di fronte alle prove, alle sofferenze, alle perdite, possiamo scegliere di andare incontro a Gesù come ha fatto Marta, portando a Lui il nostro dolore e la nostra speranza. Anche quando tutto sembra perso, Gesù è lì, pronto a rispondere. Forse non sempre come ci aspettiamo, ma sempre con l'amore e la potenza di Dio. Sta a noi fare il primo passo, come Marta, e confidare che la sua presenza può cambiare ogni cosa. Oggi lasciamoci ispirare dalla sua fede e facciamo un passo verso Gesù, confidando che con Lui la speranza non muore mai. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale di YouTube e in altri modi vi unite alla comunità del Vangelo con i commenti, le condivisioni, collaborate alla diffusione della parola. Dio vi benedica, pace e bene. Ciao ciao e abbi cura di te. Date, cosa fai lì? Bravo. Bravo.
Amici di Trebi Meteo, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento col TG di Trebi. È iniziata una settimana in cui il caldo è stato spazzato via dall'Italia per l'arrivo di correnti più fresche settentrionali che accompagnano anche un impulso instabile che in queste ore sta portando instabilità o maltempo su diverse nostre località. Partiamo da questa carrellata di webcam dalla città di Venezia in cui sono in atto delle piogge, il cielo è coperto, sembra una giornata autunnale, in realtà siamo nel cuore dell'estate a fine luglio ma sta piovendo e le temperature non supereranno i 21-22 gradi nei valori massimi. La stessa situazione anche a Trieste, una giornata che sarà perturbata fino a sera con piogge, rovesci a più riprese e una temperatura massima che anche in questo caso rimarrà contenuta entro i 21 gradi, da segnalare anche venti di Bora, venti da nord-est fino a 40-50 km/h. Il tempo invece sta già migliorando al nord-ovest, passiamo ad Aosta, la splendida cittadina nel cuore delle Alpi, dove appunto si aprono già delle schiarite, la giornata sarà in prevalenza asciutta, il clima comunque gradevole, fresco quasi, con massima non oltre i 24 gradi. Passiamo adesso al centro, la perturbazione coinvolgerà anche gran parte del centro Italia. Qui siamo a Perugia, sta iniziando a piovere, le prossime ore saranno caratterizzate da tempo molto instabile con rovesci e temporali che localmente saranno anche di forte intensità su alcune zone dell'Umbria e la temperatura non supererà i 23 gradi, anzi poi calerà nel corso del pomeriggio. Stessa situazione anche all'Aquila, le nuvole stanno arrivando e nelle prossime ore arriveranno anche le piogge, i rovesci, i temporali, con una temperatura massima che non andrà oltre i 22-23 gradi e sarà dunque in calo poi tra pomeriggio e sera. Passiamo adesso al sud. A Napoli la situazione è variabile, ci sono delle nuvole irregolari, alternate comunque delle schiarite, la situazione tenderà a peggiorare nel corso del pomeriggio e della sera con qualche piovasco a carattere regolare su gran parte della campagna. In questo caso la temperatura è un po' più alta, siamo intorno ai 28-29 gradi di massima, però appunto rispetto a settimana scorsa è tutta un'altra storia. Per quanto riguarda Potenza, nel cuore dell'Appennino meridionale, anche qui la situazione tenderà a peggiorare nel corso della giornata. Adesso ci sono ancora delle schiarite, poi tra pomeriggio e sera arriverà qualche piovasco, la temperatura sarà di 25 gradi come massima. Infine uno sguardo a Palermo, in Sicilia, dove avremo una temperatura intorno ai 29 gradi, ma caratterizzata da venti sostenuti da nord che appunto porteranno una maggior sensazione di fresco rispetto alle giornate precedenti, un po' di nuvole irregolari nel corso della giornata, possibilità di qualche piovasco proprio tra fine giornata e anche poi in quella successiva di martedì. Vediamo adesso questo video che ci giunge da Udine, in provincia di Udine a Bertinoro, dove ieri c'è stata una grandinata di medie dimensioni con chicche anche fino a 4 cm di diametro. E è il preludio, diciamo, a questa perturbazione che ci sta interessando in queste ore, lo vediamo dal satellite, questo ammasso nuvoloso che porta rovesci e temporali soprattutto tra Lombardia e nord-est, ma anche al centro, vedete in queste ore interessato dai fenomeni, e poi si sposteranno nel corso delle prossime ore sul versante adriatico e localmente anche al sud. Andiamo infatti a vedere la situazione prevista per la giornata di martedì, l'evoluzione, il vortice si sposterà verso i Balcani, avremo ancora dell'instabilità al nord-est su gran parte del versante adriatico, localmente anche al sud, mentre il tempo tenderà a migliorare a partire dal nord-ovest e dai settori tirrenici. Poi mercoledì il vortice si sarà allontanato dall'Italia, che comunque non rimane protetta dall'anticiclone, anzi l'anticiclone dell'Azzorro rimane defilato in Atlantico. Quello africano non ci sarà più nei prossimi giorni, avremo queste correnti fresche oceaniche nord-atlantiche che a tratti porteranno ancora della nuova variabilità con acquazzoni e temporali irregolari. Le temperature dunque sono calate, si manterranno sotto media, specie sul versante adriatico, dove domani non si supereranno i 26-27 gradi, valori un po' più elevati al nord-ovest e sui settori tirrenici al sud, ma comunque contenuti generalmente entro i 30 gradi. Vediamo infatti la previsione delle anomalie previste a 850 ettopascal, circa 1500 metri nel corso della settimana. Vedete, tutta l'Europa sarà sotto la media del periodo, valori tra i 3 e i 7 gradi sotto le medie stagionali, soprattutto in Italia, ma anche in buona parte dell'Europa mediterranea e centrale. Quindi il caldo rimarrà lontano almeno fino ai primi giorni di agosto. Tutti i dettagli sulle vostre località li trovate sul sito o sull'app di Trebi Meteo.
silenzio preghiamo. Le tue parole, dolci come il vento. Madre, ascolta il nostro cuore. Porta pace, speranza con il tuo amore. Mentre preghiamo uniti a te, sentiamo il paradiso scendere con te. Maria, ascolta il nostro cuore. Porta pace, speranza con il tuo amore. Maria, madre mia, ti canto con amore. Sei il rifugio del mio cuore, o dolce madre, mia dolce speranza. Con il tuo amore. Preghiera a Santa Marta di Betania. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O gloriosa Santa Marta, tu che hai accolto con amore e dedizione Gesù nella tua casa di Betania, intercedi per noi presso il trono dell'Altissimo. Concedici il tuo spirito di ospitalità e servizio, affinché possiamo vedere Cristo nei nostri fratelli e sorelle e servirli con cuore generoso e amorevole. O Santa Amica di Gesù, tu che hai avuto la gioia di ascoltare le sue parole e di ricevere le sue benedizioni, guidaci nella nostra vita spirituale. Intercedi per noi nelle nostre necessità e difficoltà, affinché possiamo trovare conforto e forza nella presenza amorevole di Gesù. Santa Marta di Betania, prega per noi.
affinché possiamo vivere con fede, speranza e carità e raggiungere la gioia eterna nel regno dei cieli. Amen. Santa Marta di Betania, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Gloria Ciao al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo, sempre, nei secoli dei secoli. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno,
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo, o Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Sulla collina, nel silenzio preghiamo, le tue parole dolci come il vento. Madre
pace, speranza con il tuo amore. Mentre preghiamo uniti a te, sentiamo il paradiso scendere con te. Maria, ascolta il nostro cuore, porta pace e speranza con il tuo amore. Maria, madre mia, ti canto con amore. Sei il rifugio del mio cuore, o dolce madre, mia dolce speranza. Con il tuo amore. Vieni in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, Spirito d'amore. Tu sei sapienza, sei intelletto, sei consiglio, sei fortezza, sei scienza,
sei pietà, sei timore di Dio, vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore, vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Scendi in noi, Spirito d'amore. Riempici, donaci la forza, donaci la pace. Vieni in noi, Spirito Santo, donaci l'amore, donaci la gioia. Battezza tutti con la tua potenza, rendici fratelli, vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore, vieni in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 29 luglio 2025, memoria di Santa Marta, Maria e Lazzaro, amici di Gesù. Carissimi fratelli e sorelle, voglio rassicurare ognuno di voi che sto bene, ma come potete ascoltare la mia voce non è delle migliori perché sono stato operato, però posso dirvi che sto bene e non ho nulla di grave, però continuiamo questo nostro percorso facendo la volontà di Dio anche nei nostri problemi di salute. Carissimi fratelli e sorelle,
Oggi la Chiesa celebra con gioia la memoria dei santi Marta, Maria e Lazzaro, amici di Gesù, testimoni privilegiati del suo amore, della sua presenza e della sua potenza nella vita dell'uomo. Questi tre santi sono tre figure unite da un legame profondo con il Signore, che ci aiutano a comprendere in modo più profondo cosa significa accogliere Cristo nella nostra vita. Nel Vangelo di Giovanni che abbiamo appena ascoltato ci troviamo davanti a una delle scene più commoventi del Nuovo Testamento, la morte di Lazzaro e il dialogo di Gesù con Marta. Questo è un momento di lutto, di dolore, ma anche di grande speranza, perché Marta va incontro a Gesù e gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Queste sono parole cariche di fede, ma anche di rimprovero, come accade spesso nei nostri momenti di prova, perché tante volte, quando abbiamo un dolore, una malattia, tendiamo sempre a dare la colpa al nostro Signore. Gesù, perché non mi aiuti a parlare bene? Gesù, perché questa malattia? Gesù, perché dovevo essere operato? No, Gesù è sempre con noi, accanto a noi, cammina con noi e noi non abbiamo niente da rimproverargli, ma dobbiamo sempre gioire per tutto questo, perché nei momenti di prova si trova l'amore per il Signore. Carissimi fratelli e sorelle, il dolore di Marta è anche il nostro. Quante volte ci troviamo a dire: Signore, se tu fossi stato qui, e lo facciamo davanti a una perdita, come vi ho detto prima, una malattia, un'ingiustizia. Ma tutti dobbiamo capire che questa preghiera non è sempre inascoltata. Vedete, fratelli e sorelle, Gesù non ci evita la croce, ma ci dona la forza di portarla con Lui. E ci ricorda che l'ultima parola non sarà mai della morte, ma della vita. Carissimi fratelli e sorelle, oggi tutti noi siamo invitati a essere amici di Gesù, non semplici ammiratori, non solo discepoli da lontano, ma persone che accolgono il Signore nella propria vita con autenticità, con fiducia, con perseveranza. Vedete, in questo mondo frenetico dove spesso ci si dimentica dell'essenziale, queste tre figure di oggi, Marta, Maria e Lazzaro, ci richiamano a ritornare al cuore del Vangelo, a non separarci mai da Gesù, a vivere l'amicizia con Gesù come un qualcosa di reale, di vero, perché lì dove sarà il nostro cuore sarà anche unito quello di Gesù, che non ci lascerà mai soli. Allora, fratelli e sorelle, permettetemi di dire ancora un'altra cosa e non dilungarmi in questa riflessione perché non sto tanto bene. Possa questa memoria di santi Marta, Maria e Lazzaro aiutarci a diventare anche noi testimoni autentici del Signore, non solo per ricevere miracoli, ma per camminare con Lui, perché solo chi cammina con Cristo anche nella prova, anche nel dolore, anche nella malattia, anche nella morte, trova la vita vera, quella unita a Gesù. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo insieme le preghiere del mattino di oggi, 29 luglio 2025, memoria dei santi Marta, Maria e Lazzaro. E queste preghiere del mattino le preghiamo insieme a Don Luca Fabiani e noi ci risentiamo dopo per le preghiere mattutine a Maria. E perdonatemi ancora per questo disagio.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, o mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati, ricoverati e nelle case di cura, per tutti i carcerati e per le persone in difficoltà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù,
io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i senza tetto e i poveri, per tutti gli uomini violenti e per le donne maltrattate. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle senza lavoro, per le intenzioni che ci inviate, per le famiglie, soprattutto quelle in discordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i nostri benefattori e collaboratori, per il Santo Padre, i Vescovi, i sacerdoti e tutto il clero. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per gli anziani, ammalati gravi, per chi soffre di malattie genetiche e per i malati terminali. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti. Non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Per tutti i bambini e giovani del mondo, per tutti i giovani ammalati, tossicodipendenti e violenti, preghiamo per i genitori che hanno perso un figlio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli, per questo gruppo di preghiera, per Fra Giovanni e per la Fraternità di San Francesco. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Concludiamo queste preghiere del mattino di oggi con la preghiera finale e la Santa Benedizione. Ti ringraziamo, Signore, per questo nuovo giorno. Donaci la forza della fede, dell'amore e della speranza. Guidaci con la tua luce, proteggici da ogni male e rendici strumenti della tua pace. Maria, Madre nostra, accompagnaci. San Giuseppe, proteggi le nostre famiglie. Angeli di Dio, custoditeci nel cammino. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la Santa Benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, riversi il Signore su di voi la sua potente benedizione, vi ricolmi del suo amore e vi doni la sua pace. Amen. Vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti. Dio vi benedica sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Vieni in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, Spirito d'amore. Tu sei sapienza, sei intelletto,
sei consiglio, sei fortezza, sei scienza, sei pietà, sei timore di Dio. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Scendi in noi, Spirito d'amore. Riempici, donaci la forza, donaci la pace. Vieni in noi, Spirito Santo, donaci l'amore, donaci la gioia. Battezza tutti con la tua potenza, rendici fratelli. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, Spirito d'amore. Scendi in noi, Spirito d'amore. Buongiorno a tutti, martedì 29 luglio. Chi è piccolo, dice Gesù dopo aver preso accanto a sé un bambino, è il più grande. È un invito alla piccolezza. Noi sogniamo tante volte di farci grandi, di diventare importanti, di comandare, di avere applausi. Ma poi, quando diventiamo papà o quando siamo nonni, ci facciamo piccoli perché ci facciamo servi di un bimbetto. Ci piace che questo sia contento, che sorrida. Gli prepariamo cose buone da mangiare. Perché amare vuol dire farsi piccoli. E allora Gesù non sta dicendo nulla di straordinario. Sta descrivendo il cuore dell'uomo. A noi piace essere piccoli, perché essere piccoli vuol dire far grande colui che ama. E allora riflettiamo su questo. La società ci impone di diventare grandi, e cioè importanti. In realtà a noi piace farci piccoli, cioè servi. Chiediamo oggi di trovare mille occasioni per farci piccoli, di fronte a chi amiamo e anche di fronte a tutti gli altri. Buona giornata. Pensiero di Padre Pio di oggi. La pace è il frutto dell'amore, della preghiera, del sacrificio e della pazienza. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero.
Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nel mese del preziosissimo sangue di Gesù non poteva mancare una meditazione sulla Santa Messa che ripresenta sui nostri altari lo stesso identico sacrificio del Calvario. Scriveva San Vincenzo Maria Strambi: per 4 fini, specialmente, dice San Tommaso, si offrì sulla croce il sangue dell'immacolato agnello dell'Eterno Divin Padre, per rendergli un onore infinito, quale si deve alla sua divina maestà e che tutte le creature insieme non erano capaci di tributargli, per soddisfare alla sua divina giustizia per gli oltraggi ricevuti dagli uomini, per ringraziare la sua infinita bontà per tante grazie che si degna di compartirci e, infine, per impetrarne delle altre che sono necessarie alla salvezza. Ora, per questi medesimi fini, torna ogni giorno Gesù sul sacro altare nell'incruento sacrificio a rinnovare questa offerta che già fece del suo preziosissimo sangue sul Calvario, e quindi ciascuno comprende l'eccellenza e la sublimità di tale sacrificio, che è l'azione più santa che possa farsi nella Chiesa, ed è chiamato il tesoro nascosto, il centro della religione cristiana, il cuore della devozione, il sole degli esercizi spirituali, il mistero ineffabile che comprende gli abissi della divina carità. Quante volte si offre questo santo sacrificio, tante volte il divino agnello offre l'inestimabile suo sangue al Divin Padre, che già versò sul Calvario per la nostra redenzione, e si rinnova il sacrificio che per noi offrì sulla croce. Arrivati a questo punto, San Vincenzo fa un'importante osservazione e dice che il fedele, nel partecipare alla Santa Messa, è chiamato a offrire in unione con il sacerdote il sangue di Gesù. Del resto, anche l'angelo a Fatima insegnò ai 3 pastorelli a offrire a Dio il corpo e il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo. Così, infatti, San Vincenzo scrive: come si assiste però a così eccellente e sacrosanto mistero? Come si offre insieme col sacerdote questo sangue divino? Oimè, quante irriverenze, quanti scandali, quante profanazioni si vedono nei sacri templi anche nel tempo in cui si celebra questo augustissimo e tremendo mistero. E si può dire di tanti cristiani che sono presenti a questo sacrificio come gli avversari di Gesù lo erano sul Calvario, cioè per oltraggiare Gesù, e riaprono di nuovo le sue ferite e versano di nuovo il suo sangue in quel tempo medesimo in cui dovrebbero offrirlo per la loro salvezza, ma essi lo versano per la loro rovina.
Almeno voi, anime devote, riparate tanti oltraggi e offrite con viva fede e ardente carità questo sangue di propiziazione per voi e per tanti miseri peccatori. Date per questo sangue adorabile all'Eterno Padre quell'onore che gli si deve, soddisfate per la sua giustizia, rendetegli i più affettuosi ringraziamenti e impetrate l'abbondanza delle sue grazie con l'assistere devotamente al santo sacrificio dell'altare. Le vostre delizie siano nel trattenervi con esemplare modestia in chiesa, come soleva fare San Carlo Borromeo, il quale diceva che l'unico suo paradiso in terra era il dimorare nella chiesa e assistere al santo altare. Il colloquio è una richiesta di perdono per tanta freddezza con la quale purtroppo siamo soliti partecipare alla Santa Messa. Conosco, mio Gesù, il grande amore che hai mostrato alla tua Chiesa con l'istituzione di un sacrificio così augusto e santo, per cui ogni giorno offri al tuo Divin Padre quel sangue inestimabile che già offristi sulla croce. Ma conosco anche la mia irriverenza usata nell'assistere a così santo mistero e la poca devozione avuta finora nell'ascoltare la Santa Messa. Non sarà così per l'avvenire, non passerà giorno senza che ti offra questo sangue prezioso insieme col sacerdote e unirò la mia intenzione a quella medesima che hai tu, mio Gesù, quando la prima volta l'offristi all'altare della croce. E ti adorerò con il più intimo del cuore, unendo le mie adorazioni a quelle che ti diede la tua Santissima Madre, Maria, sul Calvario, e a quelle che ti diedero gli angeli e tutti i santi che assistevano al tuo sacrificio. L'esempio finale è tratto dalla vita di San Omobono. San Omobono era un mercante, era quindi un laico ed era devotissimo del santo sacrificio dell'altare. Così scriveva San Vincenzo. Viveva a Cremona San Omobono nella professione di mercante. Non solo era alieno dalle frodi e dalle ingiustizie, ma era pietoso e liberale anche con i bisognosi, fino a meritarsi universalmente il nome di padre dei poveri. Si dedicava sommamente alla preghiera e andava ogni notte alla chiesa di Sant'Egidio e assisteva con grande devozione al mattutino, finito il quale si tratteneva per più ore in ginocchio davanti a un'immagine di Gesù crocifisso. Veniva intanto il tempo di celebrare la Santa Messa ed egli l'ascoltava con raccoglimento e con unzione tale che rapiva chiunque. Giunto all'ultimo giorno della sua vita, andato secondo il solito in chiesa, pregò il mattutino, fece orazione ai piedi del suo trafitto Signore e incominciata la messa, al Gloria in excelsis Deo, si gettò per terra senza che nessuno se ne accorgesse. Vedendo che non si alzava per il Vangelo, fu creduto addormentato. Lo scossero e solo allora si accorsero che era morto. Si divulgò la notizia e Dio, con molti miracoli, illustrò la sua santità. Cari fratelli e sorelle, anche noi dobbiamo imitare la devozione dei santi nel partecipare al santo sacrificio dell'altare. Proponiamoci una migliore preparazione e un più devoto ringraziamento. Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della vittima divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
In particolare te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre e per questo bisogno che tanto mi sta a cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sangue di Cristo effuso sulla croce, salvaci. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Eccoci qua Lucia, eccoci. Siamo a Padova, siamo al santuario di San Leopoldo Mandic, alla ricerca di quel volto della misericordia che è rimasto nell'ombra per tanto tempo proprio per donarsi al mondo intero. Sono con Fra Flaviano, buongiorno. Pace e bene. E siamo in questo viaggio accompagnati da Fra Flaviano, ma non solo, per andare a scoprire questa figura importante, a partire proprio da un luogo, forse il luogo cardine del suo carisma e del suo insegnamento, che è quello che vediamo alle nostre spalle, ossia il confessionale di San Leopoldo. Sì, credo davvero che questo sia il centro un po' di tutto il santuario. Dopo ci sarà anche la tomba dove è custodita l'urna con il corpo di San Leopoldo, ma qui padre Leopoldo vivente ha passato 30 anni della sua vita. Qui ha esercitato il suo ministero. Non mostrava mai stanchezza, dicono i suoi biografi e i testimoni, i suoi penitenti. Accoglieva tutti, dispensava con larghezza la misericordia del Signore. Chi entrava lì, chi si confessava da padre Leopoldo, sperimentava quanto fosse buona, disponibile, paziente la figura di Dio Padre che accoglie. E padre Leopoldo era lì con la sua bontà, con la sua affabilità ad accogliere tutti. C'è chi ha detto che padre Leopoldo aveva la manica troppo larga, che peccava forse di eccessivo buonismo, e se qualcuno lo rimproverava di questo, padre Leopoldo rispondeva dicendo, indicando il crocifisso: Paron benedetto, chiamava così il Signore, questo cattivo esempio me l'avete dato voi. Io non sono ancora arrivato a dare la vita per la salvezza delle anime. L'attività instancabile di Leopoldo Mandic, nel frattempo ci muoviamo andando a scoprire altri luoghi che ci sono all'interno del santuario, un'attività appunto infaticabile che viene anche resa forse più evidente dall'esistenza di una reliquia in questa cappella adiacente. Stiamo parlando appunto della reliquia che ancora qui vediamo, ossia la mano destra di San Leopoldo. Che significato ha questa reliquia? Fu durante la ricognizione del 1976 che il vescovo di Padova, che era un vescovo cappuccino, Girolamo Bortignon, che era stato provinciale, ministro provinciale di padre Leopoldo, decise che si poteva asportare dal corpo di padre Leopoldo la reliquia della mano destra, perché i devoti potessero almeno vedere quella mano che si è alzata infinite volte a benedire, assolvere e consolare. La mano di padre Leopoldo è un po' la mano paterna, la mano buona di Dio, che interviene nella vita di ogni uomo, di ogni donna, per donare pace, serenità, tranquillità. Usciamo adesso da questa cappella per
continuare il nostro percorso. È un percorso che tutti i pellegrini che vengono al santuario di San Leopoldo Mandice possono fare, è un percorso che li avvicina ovviamente alla sua figura e che la fa sentire anche un po' più vicina a noi, nonostante appunto temporalmente non è così distante. Per fermarci qui, il confessionale di San Leopoldo era piccolo, spoglio e freddo, ma veniva riscaldato dall'amore che lui provava per la Madonna, alla quale offriva sovente dei fiori. Madonna che vediamo qui, come anche in chiesa. Sì, possiamo dire che la devozione alla Madonna, una devozione tenera, filiale, ma certamente non sdolcinata, e la centralità dell'Eucaristia sono i pilastri della spiritualità di Padre Leopoldo. Ogni giorno, quando poteva, portava un fiore alla Madonna, simbolo del suo affetto. L'altra statua che si trova in chiesa, invece, è rimasta intatta, preservata dal bombardamento che distrusse quasi completamente la chiesa e buona parte del convento il 14 maggio 1944. Padre Leopoldo l'aveva predetto: anche qui si abbatterà la furia distruttrice della guerra, ma questo confessionale, diceva, parlando del suo confessionale, deve restare monumento della Divina Misericordia. E così è stato. E si salvò anche la statua della Madonna, che si può vedere in chiesa, è ancora quella, e davanti alla quale andava a chiedere, il tragitto era pochissimo dal suo confessionale all'altare, le grazie per i suoi penitenti. E quasi sempre poi tornava dicendo: la parona, Gesù era il paron, la Madonna la parona benedetta. La parona benedetta ha fatto la grazia, ha detto di sì. E ai penitenti non restava altro che andare a casa o aspettare e verificare che la parola di Padre Leopoldo era vera, era autentica. La Madonna veramente ha sempre protetto Padre Leopoldo. Noi, Lucia, vi lasciamo con l'immagine della Madonna, ma ci rivedremo fra poco perché continueremo a esplorare la figura di San Leopoldo, così attuale e attuale in particolar modo all'interno di quest'anno, l'anno del Giubileo della Misericordia. Scopriremo fra poco perché. Grazie ancora al rettore del santuario, Fra Flaviano. Grazie a voi. A fra poco, Lucia. Davvero. Pace e bene dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto al numero 13, Lodate Dio.
Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. 29 luglio, oggi celebriamo la memoria dei santi Marta, Maria e Lazzaro. I fratelli Marta, Maria e Lazzaro ricevettero il Signore come ospite nella loro casa a Betania. Marta lo servì con delicatezza e Maria lo ascoltò con devozione. Con le loro preghiere ottennero che il fratello ritornasse in vita. Ecco, vogliamo lodare e benedire il Signore perché oggi il Signore ci dice che ci tiene moltissimo ad essere amico nostro e vuole anche con noi fare questa storia che ha fatto con i fratelli di Betania. Vuole anche entrare nella nostra casa, nella nostra vita, vuole stare con noi, vuole essere amico, vuole essere accolto, vuole essere amato. Chiediamo perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ha richiamato Lazzaro dal sepolcro alla vita e ha accettato l'ospitalità nella casa di Marta. Concedi a noi che, servendolo fedelmente ai fratelli, siamo nutriti con Maria dall'ascolto della sua parola. Egli è Dio e vive con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui.
Parola di Dio. Gustate e vedete come è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno rossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti saggezze. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. Oggi la Chiesa ci invita a fare memoria, di questa famiglia di Marta, Maria e Lazzaro che accoglievano Gesù nella loro casa. E la preghiera che abbiamo innalzato all'inizio della messa, guardate, è un capolavoro, è una preghiera veramente che mette in evidenza le caratteristiche di questi tre fratelli. E che cosa è successo a questi tre fratelli e sorelle? Il Figlio di Dio ha richiamato Lazzaro dal sepolcro alla vita. Quindi viene subito identificato ciò che il Signore ha compiuto in quella casa. Ha richiamato Lazzaro dal sepolcro alla vita. Poi ha accettato Gesù l'ospitalità nella casa di Marta. Gesù amava Marta e amava Maria, tutte e due.
soltanto che ho voluto sottolineare che Marta era troppo presa dalle cose da fare e non si accorgeva che c'era l'ospite importante nella sua casa. E Gesù l'ha richiamata dicendo: non lasciarti prendere da troppi affari, da troppe preoccupazioni. Ci sono io qui. Fa come Maria, godi della mia presenza. E poi concedi anche a noi che, servendoti fedelmente nei fratelli, siamo nutriti come Maria dall'ascolto della tua parola. Quindi Lazzaro, Marta e Maria. Questo ci fa capire che la parola del Signore è vera, quello che abbiamo sentito nella prima lettura. Dio è amore, Dio ama stare con noi uomini, desidera essere accolto, ma accolto con amore, non con senso di schiavitù, di servitù. Dio non vuole servi, vuole amici. È bellissimo questo. La parola di Dio che abbiamo ascoltato è fortissima. Non siamo stati noi ad amare Lui, ma è Lui che ci ha amati, è Lui che bussa, è Lui che viene a cercarci, viene e desidera stare con noi. Mi viene alla mente un episodio di un parroco che era andato a trovare una persona anziana, ammalata, ed era sul letto, è sempre lì bloccato sul letto. E quando il parroco è entrato, ha visto che c'era una sedia vicino al suo letto. E il parroco, entrando, gli ha detto: ma aspetti qualcuno? Ho visto che c'è questa sedia vicino al tuo letto. E l'ammalato, la persona anziana, gli ha detto: no, reverendo parroco, passo tante ore in solitudine. E allora, per superare questa solitudine, ho usato questo stratagemma. Ho fatto mettere da mia figlia questa sedia vicino al mio letto. E allora, per fare cosa? Mi immagino che Gesù entri nella mia camera, nella mia casa, e si sieda su questa sedia. E io gli parlo. E mi riesce più facilmente a pregare, a sentire la presenza di Gesù vicino a me, in questo momento. E mi sembra di vederlo, che mi sta vicino, che mi guarda. E così supero più facilmente la solitudine, la mia sofferenza. Bellissimo. Il parroco ha raccontato che quando poi è uscito così, è tornato a casa, dopo 2 giorni la figlia è andata a trovare il parroco, dicendogli che era uscito un attimo dalla stanza del papà per prendere un bicchiere d'acqua che aveva bisogno di bere, stava proprio con fatica respirando. E quando è tornata ha trovato il papà sollevato dal cuscino e con la testa appoggiata sulla sedia vuota che era lì vicino al suo letto, e l'ha trovato morto. E il parroco, che aveva sentito il significato che l'ammalato gli aveva raccontato, è rimasto scioccato, impressionato, ma dalla fede profonda di questa persona semplice che praticamente nella sua piccolezza ha immaginato Gesù come nella casa di Betania, seduto lì a fianco, perché lui sapeva che poteva contare su questa presenza amorosa, dolce, della presenza di Gesù accanto a lui. Ecco la memoria di Marta, Maria e Lazzaro
ecco, ci dice che dobbiamo vivere con questo senso di stupore, di meraviglia, di gioia. Gesù entra, vuole entrare nella nostra vita, nella nostra casa, per stare con noi, per sollevarci dai nostri momenti di paura, di scoraggiamento, di sofferenza, ma possiamo contare sulla fedeltà, sull'amore, sull'amicizia di un Dio che è innamorato di noi. Pregate perché il mio è il vostro sacrificio. Sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, proclamando le meraviglie operate nei tuoi santi amici, Marta, Maria e Lazzaro, umilmente imploriamo la tua misericordia. Come ti fu gradita la loro premurosa dedizione d'amore, così ti sia accetto il nostro servizio sacerdotale. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. A rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi, risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita dei santi Marta, Maria e Lazzaro, ci offri un esempio, nella comunione con loro un vincolo di amore fraterno, nella loro intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo cantiamo senza fine l'inno della tua lode.
veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo te rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza e compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di Claudio, Egidio, Giuseppe e di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Bene tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Maria, Marta e Lazzaro e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Chiediamo al Signore di avere sempre questo cuore aperto, di avere questa fede profonda e di sentire sempre e cogliere questa presenza, questo ospite importante, Dio che vuole venire a stare con noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimediamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri suoi, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Abbi pietà.
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati dal mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che nutrito di te spiritualmente possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi. Questo è il mio La comunione del corpo e del sangue del tuo Figlio unigenito ci liberi, Signore, dagli affanni delle cose che passano, perché sull'esempio di Santi Marta, Maria e Lazzaro progrediamo sulla terra nella carità sincera e godiamo senza fine della tua visione nel cielo, per Cristo nostro Signore. Accompagniamo con affetto e con la preghiera tra Luca e Marco, che oggi partono con altri 7 ragazzi giovani a un'esperienza missionaria in Africa, in Angola, Banza Congo.
e che il Signore li accompagni, li benedica. Ecco, il Signore sia con voi. Dio benedica Dio Onnipotente attraverso l'intercessione dei santi della casa di Betania e di San Leopoldo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. O Maria Santissima. O Maria Santissima.
Cari telespettatori, siamo con l'ingegner Marco Furlan, titolare della Furlan Costruzioni, e parliamo quindi di abitare di qualità dell'abitare e benessere. Cosa vuol dire questo, ingegnere? Cosa vuol dire? Le recenti normative europee imporranno a realizzare abitazioni prive di emissioni inquinanti, ovvero sia abitazioni che consumeranno poco e abitazioni che non inquineranno, appunto. Ben venga, benissimo, sarà un beneficio personale perché consumerò meno e collettivo perché le case inquineranno meno, ma questo non è benessere abitativo. Un'abitazione efficiente non è sinonimo di abitare di qualità. Un'abitazione per garantire un comfort abitativo, a mio avviso, deve assicurare benessere, tranquillità, serenità e devo avere la percezione che la mia privacy è rispettata e garantita. Per far questo bisogna lavorare correttamente già a livello progettuale, ma bisogna pensare soprattutto a spazi belli da vivere, spazi a misura di chi li andrà ad abitare, quindi in fase di progettazione bisogna pensare alle esigenze di chi andrà ad abitare queste case, bisogna pensare alla tipologia di famiglia, alla tipologia alle abitudini che avrà chi andrà ad abitarci, proprio perché gli spazi siano quelli adeguati a chi andrà ad abitarci. Bisogna molto pensare anche agli spazi esterni. Sia un giardino o sia una terrazza, è importante in casa propria poter passare del tempo all'aperto, perché vivere all'aperto rigenera, è un beneficio mentale e fisico, quindi è importante poter godere e usufruire di uno spazio all'aperto. Bisogna pensare anche alla possibilità Ben ritrovati dalla redazione. 3 settimane di totale chiusura al traffico, viabilità stravolta a pochi metri dal confine, mezzi pubblici costretti ad allungare i percorsi pur di garantire ai residenti della zona la possibilità di raggiungere comunque le proprie abitazioni. Un'estate difficile sotto il profilo della mobilità, quella che si sta delineando sul Carso, in particolare a Monlupino. Infatti, come se non bastasse, la chiusura della superstrada slovena A4 fissata per sabato 16 agosto, che riverserà sul valico di Fernetti uno straordinario numero di mezzi pesanti e di vacanzieri. In questi giorni è esploso un nuovo problema che ha costretto le competenti autorità a decretare la chiusura del traffico che collega l'ex provinciale 9 con la frazione di Zolla Opicina. Sta cedendo un ponte la cui realizzazione risale al periodo fra i due conflitti mondiali, sul quale passa la ex provinciale. I tecnici dell'ente
di decentramento regionale, che ha la competenza su quella strada, fatti i rilievi del caso, hanno giudicato urgente un intervento di rimessa in sicurezza dell'infrastruttura. Cambiamo argomento. Il comandante della polizia locale ha trasmesso alla Procura della Repubblica del Tribunale di Trieste gli atti relativi all'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di sabato a Miramare, nel quale ha perso la vita il 58enne triestino Moreno Privilegi. L'ipotesi di reato è quella di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto per l'apertura di un fascicolo da parte della magistratura. Intanto migliorano le condizioni della passeggera dello scooter coinvolto nell'incidente. Nuovo filone per l'inchiesta denominata Grande Tagliamento. Dopo l'archiviazione della prima maxi indagine lo scorso febbraio, la Procura di Gorizia ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini a 7 persone accusate di associazione per delinquere nell'ambito di una serie di appalti pubblici per un valore superiore ai 500 milioni di euro distribuiti tra Gorizia, Aronchi dei Legionari, Monfalcone, Mossa, Tavagnacco, Trieste, Roma, Povoletto, Tarcento, Verona, Latisana, Corno di Rosazzo e Tolmezzo. La Regione è pronta a trovare insieme al Comune di Pordenone le soluzioni più adeguate per rispondere a 2 esigenze fondamentali su cui l'amministrazione comunale sta già progettando interventi concreti. Il primo riguarda la creazione di un parcheggio multipiano a supporto del nuovo ospedale in via Montereale, e il secondo l'adeguamento strutturale di Casa Serena in vista della realizzazione della nuova casa di riposo nel quartiere di Villanova. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi al termine di un incontro che si è svolto al municipio di Pordenone tra l'assessore e il sindaco della città Alessandro Basso per affrontare 2 temi strategici legati al completamento della struttura del nuovo ospedale, anche sotto l'aspetto viabilistico e dei parcheggi, che potrebbe vedere la realizzazione di un nuovo park multipiano nell'area di Vial Rotto e la riqualificazione dell'edificio di Casa Serena. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per questa giornata. Cielo da nuvoloso coperto, non sono escluse piogge deboli intermittenti. Dal pomeriggio cielo in genere variabile con possibilità di rovesci e temporali sparsi sulla zona montana, specie occidentale, che potrebbero successivamente coinvolgere anche la pianura. Nel pomeriggio bora moderata a Trieste, temperature minime in pianura fra 15 e 18 gradi e sulla costa fra 17 e 20, massime in pianura fra 24 e 27 e sulla costa fra 22 e 25 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi. Ben ritrovati in aggiornamento con il TG di 3B, partiamo come sempre da una carrellata di webcam. Abbiamo scelto ovviamente alcune webcam di capoluoghi di regione, non possiamo sceglierli tutti, però facciamo un po'
un mix. Partiamo dal nord Italia, Milano 25-26 gradi, insomma una giornata tutto sommato piacevole di caldo moderato. Venezia 26 gradi, una giornata qui un po' nuvolosa in mattinata, c'è ancora qualche pioggia, però insomma nel corso del pomeriggio la tendenza è un miglioramento. 26 gradi, insomma la giornata è un po' fresca rispetto agli ultimi giorni. Trento poi, qui la situazione vede nuvolosità irregolare, giornata anche qui che con massime sotto i 26-27 gradi lungo la Val d'Adige, quindi l'Oceano Atlantico con l'aria più fresca è giunta dappertutto, anche in Trentino Alto Adige, e difatti le temperature li dimostrano. Andiamo invece al centro-sud dove c'è un'altra situazione, Roma sole con 35 gradi attesi quest'oggi, giornata parecchio calda. Ancona 28-29 gradi, qualche nuvola di passaggio, comunque appunto il vento è debole, mare calmo quasi. Campobasso, situazione all'insegna del cielo sereno con oggi una massima di 36 gradi. E poi il sud Italia con Napoli, giornata bollente, 35-34 gradi nonostante siamo al mare, quindi insomma giornata molto calda sull'entroterra napoletano, ovviamente al mare va un pochettino meglio, comunque giornata calda. E Palermo dove toccheremo i 40 gradi, oggi veramente fornace Palermo con lo scirocco che si farà sentire, l'aria molto calda, giornata soleggiata ma appunto le temperature estreme. E infine Gallipoli dove il tempo sarà generalmente stabile, assolato, con una massima però di 36 gradi, quindi farà molto caldo sul Salento, anche la parte ionica. E andiamo a vedere il satellite che ci mostra in queste ore condizioni di instabilità al nord per il passaggio di queste correnti molto umide da ovest, mentre restanti zone del centro-sud vedono tempo soleggiato e clima molto caldo sulle regioni meridionali fino a 40 gradi o più. Andiamo però a vedere la situazione per il weekend con un minimo di bassa pressione sabato in quota tra la Francia e l'Italia, responsabile di nuovi temporali su parte del nord e soprattutto nord-est, ma anche regioni centrali fino alla Campania, al Molise, la Puglia con venti rotazioni di maestrale. Inizieranno a calare le temperature. La grafica successiva ci fa vedere la domenica con una giornata stabile assolata, ulteriore calo delle temperature al sud, finalmente il caldo sarà moderato dappertutto, ben sopportabile dopo delle giornate pazzesche, però dalla sera arriva questo fronte dal nord Europa diretto verso i Balcani, ma lambirà anche l'Italia settentrionale, quindi a fine giornata tornano dei temporali, domenica sera al nord. E poi l'avvio di settimana, lunedì, vedrà i temporali nuovamente non solo al nord, nord-est in primis, però anche tutto il centro-sud. Arriveranno dei fenomeni anche di forte intensità sulle regioni centrali con un calo delle temperature perché aria fresca dalle isole britanniche della Francia che irromperà nel cuore del Mediterraneo e per assurda andremo addirittura sotto media lunedì, quindi passeremo dal caldo intenso a un sottomedia con la nuova settimana. Le temperature appunto sono attese in calo nei prossimi giorni, comunque l'estate si riprenderà velocemente. Ulteriori dettagli sulle vostre località, trovate tutto scaricando l'app di Trebi Meteo, ci sono articoli dedicati sul nostro sito web. Accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, molti leader europei esprimono scetticismo per le condizioni negoziate da von der Leyen. Incontro in Scozia tra il presidente USA Donald Trump e il primo ministro britannico Keir Starmer, frustrazione per la guerra in Ucraina e per la situazione umanitaria a Gaza.
Striscia di Gaza, la denuncia dei palestinesi sfollati, gli aiuti entrati non bastano, ONU, 500.000 soffre di condizioni di carestia. Dopo che l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo commerciale provvisorio, molti leader hanno espresso scetticismo sui suoi termini. Il primo ministro francese François Bayrou lo ha definito un giorno buio, poiché l'Europa ha deciso di accettare quella che lui ha definito una sottomissione. Altri, tra cui il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, hanno espresso sostegno alla Commissione europea per aver raggiunto un accordo, pur manifestando riserve sul suo contenuto. Valoro el esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea. Valoro la actitud constructiva y negociadora que ha tenido la presidenta de la Comisión Europea y, en todo caso, respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. L'accordo è preliminare e deve essere ulteriormente concretizzato, ma introdurrebbe una tariffa del 15% per la stragrande maggioranza dei prodotti europei. La tariffa per le esportazioni statunitensi destinate al mercato dell'UE non è stata immediatamente chiarita. Bisognerà lavorare ancora sull'accordo perché quello che è stato sottoscritto ieri è un accordo giuridicamente non vincolante di massima, quindi nei dettagli su alcune cose bisogna ancora andare, quindi c'è ancora, diciamo così, da battersi. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che le tariffe del 15% sono generali e che l'intesa ridarà stabilità ai rapporti transatlantici. Von der Leyen ha aggiunto che l'accordo porterà stabilità alle imprese, una dichiarazione ripresa da Berlino. Das Abkommen ist sicherlich in der Höhe mit 15% im Basiszoll eins, was uns herausfordern wird. Aber der gute Teil daran, es gibt Sicherheit. Anche se il tasso del 15% è inferiore al 20% inizialmente annunciato da Trump, i critici sostengono che rappresenti una concessione dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti. Nonostante un nuovo accordo commerciale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, i dazi sui prodotti farmaceutici rimangono invariati, mantenendo un'aliquota dello 0% per ora. We've reached a deal on tariffs and trade with the United States. Today's deal creates certainty in uncertain times. It delivers stability and predictability for citizens and businesses on both sides of the Atlantic. Il nuovo accordo raggiunto domenica interesserà la maggior parte dei prodotti importati dall'Unione Europea negli Stati Uniti, che sarà soggetta a un dazio del 15%, mentre il futuro dei prodotti farmaceutici è incerto. Gli Stati Uniti stanno ancora indagando sull'importazione di prodotti farmaceutici per valutare se minaccino la sicurezza nazionale del paese e l'eventuale imposizione di dazi arriverà solo dopo la conclusione di questa indagine. La Commissione europea ha dichiarato di aspettarsi che gli Stati Uniti rispettino l'intesa informale raggiunta durante i negoziati sul limite massimo del 15%. So I believe that this commitment will be honored, will be respected in this case as well. Nel breve termine nulla cambierà, il futuro del settore farmaceutico dopo il 1 agosto rimane incerto. Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ospitato il primo ministro britannico Keir Starmer al suo campo da golf di Turnberry in Scozia, dove i due leader hanno discusso della crescente crisi alimentare a Gaza, della guerra in Ucraina e dei dazi. Durante l'incontro Trump ha affermato di voler anticipare la scadenza dell'ultimatum di 50 giorni imposto alla Russia per raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina, sottolineando la sua crescente frustrazione per la guerra in corso. I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made. Starmer e Trump hanno anche chiesto a Israele di facilitare immediatamente l'ingresso di ulteriori aiuti alimentari a Gaza, dove la popolazione palestinese sta morendo di fame. Trump ha affermato che il governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha la responsabilità di fornire gli aiuti promessi dagli Stati Uniti. We're giving money and things. He's got to sort of like run it. Well, I want them to make sure they get the food. I want to make sure they get the food, every ounce of food. I think you want the same thing. It's absolute food. Because that food isn't being delivered, or at least all of it. Starmer è stato più deciso nella sua posizione, affermando che la gente nel Regno Unito è sconvolta nel vedere quella che ha definito una situazione disperata nella striscia.
Il governo ungherese non voterà il bilancio dell'Unione finché Budapest non riceverà i fondi europei congelati. Il primo ministro Viktor Orban lo ha detto in occasione di un suo intervento alla Libera Università di Balvagnos. Az új költségvetés, 7 éves költségvetés elfogadása az egyhangúságot igényel. És amíg nem kapjuk meg az elmaradt pénzünket, addig nem lesz új európai költségvetés sem. Hazahozzuk, és nem teszünk semmilyen engedményt sem a szuverenitásunkból. Il primo ministro ungherese si è soffermato anche sulle politiche del presidente degli Stati Uniti, sostenendo che l'elezione di Trump ha contribuito ad evitare una terza guerra mondiale, eventualità in ogni caso sempre presente, almeno secondo Orban. I palestinesi sfollati a Gaza denunciano che i pacchi di aiuti sganciati dal cielo da diversi paesi e le decine di camion con beni di prima necessità entrati domenica nella striscia non sono sufficienti e in alcuni casi non hanno neanche raggiunto la popolazione. Israele ha attuato pause tattiche giornaliere di 10 ore in 3 aree di Gaza per consentire un accesso umanitario limitato in seguito alla preoccupazione internazionale davanti al crescente numero di morti per fame. لا شفنا مساعدات من بر ولا من جو ولا من أي مكان. هينا قاعدين على الطريق ما بنشوفش شيء ولا بوصلنا أي شيء. هينا قاعدين هنا بالخيام زي الشحاتين بنستنى كيلو طحين في الشحاتة بيجيب لنا. كان عائلة في مخيمتين وثالث وقالوا الشحنات بدها تمرق ما شفناش الشحنات. قالوا الأسعار بدها تنزل ما شفناش الأسعار نزلت. الوضع صعب جدا. أنا مش قادرين نعيش أولادنا. ما فيش هدنة، مش شايفين هدنة، لا بخصوص نرجع على دارنا ولا هينا نازحين. الوضع هو حصار، لا في أكل ولا في شرب. Parte degli aiuti paracadutati sono però finiti in zone non accessibili. Le Nazioni Unite hanno affermato che le misure rimangono insufficienti e il Programma Alimentare Mondiale ha chiesto corridoi affidabili e un accesso costante per fornire aiuti su larga scala. La crescita dei prezzi globali aumenta la fame in Africa e in Asia, incluso il Medio Oriente in guerra, secondo l'ultimo rapporto dell'ONU. Il rapporto dal titolo State of Food Security and Nutrition in the World, presentato lunedì ad Addis Abeba, indica tra le cause dell'inflazione alimentare, le guerre, i cambiamenti climatici e le tensioni commerciali. Still the situation is quite alarming, especially in Africa and especially in the Middle East. I would say those are the two areas where we're seeing the numbers continue to increase. So it's a mixture between the conflicts, I would say some of the disruption or shocks because of economic or trade tensions and also the climate shocks. So the three are the three main drivers. Come la FAO, l'IFAD è un'agenzia ONU dedita allo sviluppo delle aree rurali nel mondo. Secondo i dati, la percentuale di popolazione alle prese con la malnutrizione in Africa ha superato il 20%, dunque oltre 300 milioni di persone. In Medio Oriente la stima è del 12,7% degli abitanti, ovvero più di 39 milioni di persone. Le condizioni di vita quasi impossibili nelle zone rurali dei paesi in via di sviluppo mettono la popolazione locale sempre più a rischio di inurbamento e migrazioni. It's very clear that when people do not have the ability of really having a livelihood where they are, then they are forced to migrate. So there's obviously a relationship many times between migration, the ability of feeding themselves, the ability of also saving with that food production. Secondo il rapporto, gli agricoltori che coltivano meno di 2 ettari di terreno producono 1/3 del cibo a livello globale, ma fino al 70% in Africa. Si tratta dunque di produttori essenziali per la sicurezza alimentare dei loro paesi, eppure non beneficiano dell'aumento dei prezzi che avviene più avanti nella catena di produzione e vivono spesso in condizioni di povertà estrema. Pesante attacco aereo russo nella notte tra domenica e lunedì. Secondo quanto riportato dall'aeronautica militare ucraina su Telegram, le forze russe hanno lanciato 7 missili, tra cui 3 ipersonici e 324 droni di vario tipo, inclusi kamikaze e Shahed. Le difese aeree ucraine hanno intercettato e abbattuto 309 droni kamikaze e 2 missili da crociera X-101. A Kiev un attacco aereo ha ferito almeno 8 persone, tra cui un bambino, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della capitale Timur Tkachenko su Telegram.
L'attacco ha danneggiato un edificio residenziale e diverse automobili nel distretto di Darnitsky, senza però causare incendi. L'onda d'urto ha mandato in frantumi le finestre di un grattacielo tra il quinto e il 10° piano, provocando ferite da schegge a 5 persone. La polizia tedesca afferma che l'incidente ferroviario avvenuto domenica a Biberach, nel quale sono morte 3 persone e circa 50 sono rimaste ferite, di cui circa la metà in modo grave, è stato probabilmente causato da una frana provocata dalle forti piogge. Almeno 2 vagoni sono usciti dai binari ribaltandosi. 10 persone sono state trasportate in elicottero all'ospedale universitario di Ulm per ricevere cure mediche. Tra le persone morte ci sono 2 lavoratori dell'azienda pubblica di trasporto ferroviario tedesca, il macchinista del treno e un altro dipendente, oltre a un passeggero. L'area dove transitava il treno, vicino a Riedlingen, una 90 di chilometri a sud di Stoccarda, nello stato di Baden-Württemberg, è stata colpita da forti temporali nella serata precedente l'incidente. I soccorritori hanno perlustrato il treno alla ricerca di passeggeri dispersi, nella possibilità che potessero essere rimasti intrappolati sotto i vagoni deragliati. Le operazioni di ricerca sono proseguite per tutta la notte. Buonasera dal TG. Presto dovrebbero iniziare i lavori di ampliamento della scuola elementare Juraj Dobrila a Rovigno. L'edificio scolastico è stato costruito nel 1974 e da allora è stato ampliato più volte. Con la realizzazione di questo progetto si creeranno finalmente le condizioni per l'introduzione del tempo pieno. Grazie al progetto la scuola disporrà di 12 aule per l'insegnamento di base, 2 aule per alunni con bisogni educativi speciali e 17 aule per le materie curriculari, oltre a una nuova cucina e una mensa. Il progetto, il cui progettista principale è Mate Zagar dello studio Arching Trade, prevede anche la sistemazione dell'ambiente esterno, l'arredamento delle aule e degli spazi esterni. Nella ristrutturazione della parte nord dell'edificio è prevista anche la realizzazione dei servizi igienici e di un ascensore adatto a persone con disabilità o mobilità ridotta, nonché una scala interna a 3 rampe che collegherà direttamente la scuola alla vicina palestra Valbruna. Questo è uno dei temi legati alla scuola, ovvero una delle priorità di cui discutiamo da oltre 20 anni. Ci sono stati motivi per cui non abbiamo potuto procedere prima, principalmente a causa della legge sull'istruzione e sull'educazione, perché c'erano indicazioni che l'istruzione primaria potesse essere estesa a un 9° anno, il che avrebbe richiesto una diversa ristrutturazione dell'edificio scolastico. Tuttavia, poiché quel timore è venuto meno, abbiamo avviato un nuovo progetto, ossia abbiamo candidato l'iniziativa ai fondi europei e ottenuto finanziamenti a fondo perduto per un importo di 8.200.000 euro. Con il nostro contributo, quello della città di Rovigno, daremo nuova vita a tutta quella zona e la adatteremo ai bambini, poiché non si tratterà solo della ricostruzione e dell'ampliamento della scuola elementare, ma verrà realizzato anche un parco dietro la palestra Valbruna e la scuola Juraj Dobrila, concepito come un'area sportiva. Questa nuova area sportiva, che verrà costruita parallelamente all'ampliamento della scuola, comprenderà la prima pista di atletica di Rovigno, una zona per esercizi all'aperto, campi sportivi e un nuovo parcheggio in quella parte della città.
A Medolino è stato presentato un nuovo prodotto turistico che valorizza in modo originale il patrimonio locale. Si tratta di tour interpretativi tra Medolino e Visola, guidati da accompagnatori turistici autorizzati. Il progetto è stato ideato con l'obiettivo di offrire un'esperienza educativa e coinvolgente, pensata non solo per i visitatori, ma anche per la popolazione locale. Alla scoperta di Medolino in un modo nuovo, attraverso racconti storici, curiosità e l'interpretazione del patrimonio culturale. È proprio questo ciò che offre la nuova visita guidata lanciata dall'Ente per il Turismo del Comune di Medolino. Le prime 2 passeggiate guidate erano gratuite e destinate alla popolazione locale, spesso la migliore promotrice della propria destinazione. E sembra interessante. Abbiamo progettato queste visite guidate consultandoci con gli operatori del settore. Abbiamo anche organizzato un corso nell'ambito del progetto Interpret Europe che ha formato circa una decina di persone su come interpretare il patrimonio culturale e come renderlo interessante, offrendo un'esperienza al di là della sola presentazione enciclopedica del nostro passato. Le visite, ora a pagamento, continuano e sono rivolte principalmente ai turisti che desiderano conoscere meglio la destinazione in cui soggiornano. Sto pubblicizzando un locale che è un ristorante commerciale, ma nella storia di Medolino questo è un posto unico, poiché è da oltre un secolo che è di proprietà della stessa famiglia che si occupa e mantiene viva la tradizione della pesca. Se avete l'opportunità di mangiare qui a Migeria, credo che in nessun altro posto a Medolino vedrete una tale collezione di reperti della storia della pesca. E se avrete la fortuna di avere un momento con la proprietaria Claudia, sarà il momento d'oro della vostra visita al ristorante. Questo era un elemento classico nella costruzione delle case istriane. Il più delle volte il bestiame era tenuto al piano inferiore, mentre le persone vivevano al piano superiore. Sotto le scale c'era questo elemento a tunnel, dove le persone potevano ripararsi dalla pioggia, dove a volte venivano conservati i rami per accendere il fuoco, ed era un elemento così originale delle case istriane, comune per esempio anche a Parenzo. Durante il tour i visitatori potranno scoprire le storie che si celano dietro le rovine, i monumenti e i paesaggi, il tutto in compagnia di guide appositamente formate nell'interpretazione del patrimonio culturale. Da 100 a 110 anni fa c'era una canzoncina su questo mulino. Cercherò di recitarla a memoria, ma la cosa più importante è il finale. Gremo malin, malin na casteio, da smelje muku, muku za palentu, palentu zarit contentu. Senza cibo non era felice e per rendere felici i vostri, con perdono, posteriori, ci aspetta una piccola degustazione nel mulino. Si tratta di un progetto pilota che attualmente comprende solo Medolino. Se avrà successo, si prevede di estenderlo ad altre località del comune già nel 2026. Abbiamo iniziato con Medolino perché è qui che si registra il maggior numero di ospiti. Infatti, in questi mesi estivi sono circa 15.000 al giorno, che attraverso queste visite guidate hanno l'opportunità di conoscere gli aneddoti, il passato e i monumenti del nostro paese. Le visite guidate a Medolino si svolgono ogni martedì e giovedì, mentre la visita al Parco Archeologico di Visola è previsto per i mercoledì alle 19:30. Medolino offre così ai suoi ospiti, così come alla gente del posto, una nuova dimensione dell'esperienza turistica che unisce storia, cultura e storie personali. Notizie flash. La municipalizzata Vodovod Pola informa i cittadini che domani a Pola dalle 8 alle 15 a causa dei lavori sulla rete idrica l'approvvigionamento idrico sarà interrotto in strada dei Forti dal numero civico 129 al 409. Durante i lavori l'acqua potrebbe risultare torbida. In caso di anomalie si invitano gli utenti a contattare la municipalizzata. È stata inaugurata presso Palazzo Gravisi Butorai di Capodistria la mostra Sfumature di Dolce Vita promossa dalle Vie delle Foto di Trieste e curata da Linda Simeone. Un percorso tra fotografia, pittura, sapori e musica che celebra la creatività e lo stile italiano. In esposizione le opere dei fotografi del collettivo triestino. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 20 agosto, prima di proseguire il suo viaggio verso Atene e Fiume. Con l'estate in pieno svolgimento anche a Rovigno i più piccoli possono vivere giornate di gioco, apprendimento e socializzazione grazie alla colonia estiva organizzata nel cuore della natura, nel Parco Forestale di Punta Corrente.
Nel Parco Forestale di Punta Corrente, uno dei luoghi più suggestivi di Rovigno, è in pieno svolgimento la colonia estiva per bambini, un appuntamento ormai fisso per le famiglie della città. Organizzata dalla città di Rovigno in collaborazione con l'ente sportivo cittadino, la colonia è un progetto educativo e ricreativo che mette al centro lo sviluppo personale dei più piccoli, tra attività creative, giochi sportivi e scoperta dell'ambiente. Si tratta di un'attività che ormai è diventata tradizionale, che si tiene ogni anno, ogni estate, e l'obiettivo principale è quello di dare ai bambini proprio la possibilità di trascorrere le proprie vacanze in modo qualitativo. Destinata agli alunni dalla prima alla quarta classe della scuola elementare, con priorità per i residenti, la colonia offre un programma strutturato in turni di 2 settimane, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8 alle 13. Le attività combinano sport, espressione creativa, educazione ambientale e socializzazione. Il tutto sotto la guida di personale qualificato. E sappiamo che spesso adesso anche con l'uso eccessivo dei cellulari sin da bambini si passa troppo tempo con davanti lo schermo. In questo modo loro possono socializzare, stringere nuove amicizie e sono comunque coinvolti in attività quindi sia creative che attività sportive, per cui si divertono, però allo stesso tempo hanno la possibilità anche di imparare nuove cose, fanno delle gite, stanno fuori all'aria aperta. Oggi è iniziato il terzo e ultimo turno previsto fino all'8 agosto. Ogni turno può accogliere fino a 50 bambini. Il costo per i residenti è di 60 euro, mentre per i non residenti è di 150 euro. Il prezzo include un pasto secco, acqua, frutta, assicurazione e tutte le attività. Un progetto semplice ma ben strutturato che unisce apprendimento e svago e risponde in modo pratico alle esigenze delle famiglie e dei bambini. La chiesa barocca della Madonna degli Angeli, nel cuore di Parenzo, torna a splendere grazie a un attento restauro completato nei primi mesi dell'anno. L'intervento, frutto della collaborazione tra investitori privati, la parrocchia, il comune, il museo del territorio e la soprintendenza, è stato diretto dall'architetto Antonio Marion. A guidare i lavori Mladen Bosniak con il contributo dei restauratori Gregor Jan Rodak e Osanna Shashinka. Un recupero che ha restituito alla comunità e ai visitatori un prezioso gioiello del barocco. Un progetto di restauro lungo e impegnativo, nel quale nulla, ma proprio niente, è stato lasciato al caso per un progetto affrontato, come si confà ad un monumento del passato, in modo molto dettagliato e professionale. Uno studio storico, architettonico e archeologico minuzioso e di team, grazie al quale, a titolo d'esempio, si è giunti anche al colore originale della facciata della chiesa di Madonna degli Angeli. Si è lavorato a mano per non ledere la pietra. Per i dettagli ci siamo avvalsi della gentilezza del professor Gaetano Bencic, uno dei curatori del Museo del Territorio Parentino. La chiesa della Madonna degli Angeli a Parenzo si trova in piazza Fora le Porte, toponimo antico di Parenzo perché era la prima chiesa grande fuori dalle porte di terra della città e ha una facciata restaurata da pochissimo che ha dato una nuova immagine a tutta la piazza, è un restauro fatto benissimo, seguito dalla sovrintendenza, seguito dall'architetto Marion e quindi un parenzano di grande esperienza sui monumenti ha restituito con la sua esperienza e con un lavoro di equipe di restauratori, conservatori, la facciata come doveva essere in originale. La chiesa è della metà del XVIII secolo. Questo tipo di chiese sono dette neopalladiane, sono chiese che cominciano ad essere costruite in Istria all'inizio del XVIII secolo e hanno una grande diffusione, pensiamo agli esempi di Pinguente, gli esempi nei centri minori e questo esempio di Parenzo è uno dei più rappresentativi. Seguirà sicuramente al restauro dell'intonaco della facciata anche gli intonaci dei muri laterali della chiesa. Ricordiamo che questa chiesa è stata chiesa del monastero domenicano che in passato si trovava in quella zona e che ancora prima, dove è la chiesa Madonna degli Angeli, che in questa forma la conosciamo, la possiamo
seguire del XVIII secolo, perché abbiamo anche delle stampe in cui è raffigurata. Prima esisteva una chiesa anche grande, ricostruita o abbellita nel XVI secolo, ma ancora prima ci doveva essere una chiesa perlomeno alto medievale o paleocristiana, perché da quella zona e dalle mura proprio della chiesa più vecchia erano stati estratti dei reperti molto di pregio per l'arte paleocristiana, che erano dei sarcofagi in marmo figurati, e dimostrano la vivace comunità cristiana di Parenzo, che doveva avere i propri cimiteri non lontano dalle mura, fuori dalla città, e probabilmente uno di questi cominciava più o meno tra la Madonna degli Angeli e dove è la piazza che noi oggi chiamiamo Cimarè. Ecco, un luogo simbolico per Parenzo. La municipalità si è impegnata tantissimo, il sindaco in prima persona assieme alle autorità ecclesiastiche, al parroco, per finire e portare a termine questo lavoro, un lavoro che è stato ben realizzato nei tempi previsti, e credo che sia una bella immagine di Parenzo avere la Madonna degli Angeli con la sua facciata portata a nuovo. L'attuale chiesa della Madonna degli Angeli di Piazza Libertà a Parenzo è un edificio barocco al cui interno spiccano altari e dipinti del periodo, tra i quali i più preziosi sono l'Immacolata Concezione con San Pietro del XVIII secolo, opera di Jacopo Marieschi, e il Mosè con il serpente di bronzo del pittore veneziano Gaspare Vecchia, che è proveniente dalla Basilica Eufrasiana, sempre di Parenzo. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione e buona serata. Oggi ci troviamo nel bellissimo paese di Mumiano. Siamo qui con nonna Gisella. Allora, che cosa ci hai preparato oggi di buono? Oggi te lo prepara la polenta con il sugo di gallina. Buonissimo, adesso vediamo come si fa. Molto bene, allora iniziamo, primo step, a tagliare le cipolle. Sì, prima le sbucciamo e certo. Poi le taglieremo. Ormai hai la manualità, direi. Sì, sì. Sei molto più brava di me, sicuramente. Molto più veloce anche. Ho sbucciato qualche cipolla nella vita. Sì. Perché dai, raccontiamolo. Hai esperienza nel settore, giusto? Ho esperienza di 50 anni nel settore. Diciamo che insomma non è proprio così poco, mezzo secolo. No. Ho lavorato nelle cucine da quando avevo 17-18 anni. Sì, eri proprio giovanissima. Giovanissima, sì. Giovanissima. Sì. Però ti è sempre piaciuto, giusto? Sempre. Dai. Sempre. Allora, se non altro è qualcosa che hai fatto ma con piacere. Con piacere, finché potevo ho fatto con piacere, adesso solo qualche piccolo lavoretto, ma non tanto. Ma giusto, più. Dai, è anche il momento di riposarsi, direi. Sì, sono è giunto gli il anni. momento. Infatti, assolutamente.
Adesso aggiungiamo l'olio d'oliva, a crudo così, freddo. Sì. E poi per quanto farai soffriggere le cipolle? E le cipolle finché sono dorate. Ho capito, fino a quando non saranno dorate? Sì. Perfetto, adesso possiamo mettere la pentola sul fuoco. Se vogliamo che la cipolla più presto si cuocia prima, mettiamo un po' di sale. Ecco qua, guarda. Questo è il trucco del maestro, Allora si cuocerà prima. Certo. Immagino perché rilascia tanta più acqua più in fretta, no? Evapora prima e quindi, certo. Allora, prima di mettere la carne nella pentola, saliamo e pepiamo, giusto? Sì. E c'è un motivo per il quale preferisci mettere prima? Sì, perché se sta un po' la carne con il sale, si insaporisce di più, dici? Sì. Ho capito. Preferibilmente anche se ho da fare il sugo, tante volte so la sera prima metterla sale e pepe e il giorno dopo fare il sugo. Sì, ho capito. Sì. Ma qualunque carne, non solo questa. Anche se si fa un rosto o qualunque roba, bisogna... Sarebbe meglio farlo il giorno prima? Sì. Certo. Sì. E metterci dentro magari qualche foglia di alloro, qualche pezzettino di rosmarino. Sì. Ho capito. Ecco, adesso potremo mettere la carne. Ecco, sì, guardate com'è bello dorato, è arrivato il momento proprio. Ecco, qui te la passo, così la puoi mettere. Questa è mezza gallina, il quantitativo vero per 4 persone più o meno. Una foglia di alloro, 2 foglioline di salvia. Sì. No, io faccio vuoi così. Di più? No, io faccio così. Ah, giusto, hai ragione. Faccio così e metto pochi rametti e metto... Ah, ho capito, quindi... Sì. Ma pensa te, ok, questa cosa mi è nuova. E adesso ancora il prezzemolo, la carota. Ok, e l'aglio invece lo metti adesso? Perfetto, allora guarda, te l'ho preparato qui intanto. Allora, il prezzemolo, eccolo qui. Sono 2 spicchi più o meno? 2 spicchi d'aglio. 2 spicchi d'aglio, va bene. Visto che lo sappiamo. Ecco qua. Togli la pellicina e ci metti 2 spicchi d'aglio. Sì. Ecco. Adesso questo, la carota, questo è il prezzemolo, sì. È come se facessi un soffritto praticamente, no? Sì. Ci dà un pochino più di sapore il fatto che ci metti... perché questo sugo lo facciamo per la polenta. Se un'altra volta facciamo il sugo per la pasta, lo faremo in altri menti. Ho capito, quindi se l'avessi fatto per la pasta non avresti messo... No. La carota, ho capito. Perché deve essere più saporito, con la scusa che hai la polenta, deve essere un piatto unico, no? Certo, ha senso come cosa, assolutamente. Ecco, adesso solo questo è il sedano. Te lo prendo io? Così. Proprio, sì, a pezzetti grandi. Sì. Non serve fare chissà che cosa, ho capito. Allora adesso con tutte le spezie dentro, 20 minuti e poi metteremo la salsa. Che non si bruci, metto, ecco così, solo un po' d'acqua alla volta, poco. Vediamo un pochino. È arrivato il momento. È rosolata bene, sì. È proprio bella colorata, si vede. E adesso un attimo che se consumi questa acqua che ho messo, e dopo mettiamo la salsa. La salsa di pomodoro. Sì. Va bene, perfetto. Solo giusto un attimino che evapori, esatto. Sì.
Ecco, e adesso ci metti per bene la salsa di pomodoro, ecco qua. Più o meno cosa metà... Adesso vediamo, solo un pochino. Guarda, ancora un pochino. Più o meno deve coprire la carne, come funziona? Come fai a sapere quanta ce ne va? Dipende quanto che è rossa la salsa, perché adesso, come adesso per questo chilo, era 1,5 kg di carne? Sì, esatto. Allora qua un litro, mezzo litro penso. Mezzo litro basta, sì. È sufficiente, va bene? Sì, basta. Se è per la pasta potrei mettere un po' di più. Ho capito. Per la pasta, ma per la polenta un pochettino di meno. Perché vuoi che alla fine ci sia un pochino più di carne sostanzialmente che di sugo? Sì, certo. Ho capito, va bene, va bene. Non serve tanto sugo per... ecco, adesso quando si vedono adesso le bollicine e si vede l'olio, allora si può aggiungere l'acqua. Ho capito. Perfetto. Metto l'acqua. Ecco qua un bel po' di acqua, sì. Ecco, adesso lasciamo bollire. Così. E quanto tieni a bollire la carne? Finché tenera, perché non so... Non c'è una vera e propria tempistica, esatto. Non so, ancora un po', ancora un po' d'acqua che sia coperta tutta la carne. Ma quindi alla fine esatto, deve essere coperta tutta la carne, esatto. Sì. Deve stare proprio sotto, perché solo così si cucina bene. Adesso bisogna aggiungere acqua sempre. Sì. Ecco, così che sia sempre la carne coperta. Ma dopo la fai cuocere con il coperchio oppure senza? Senza coperchio. Senza coperchio. Ok. Sempre senza coperchio, perché deve evaporare tutto. Ho capito. Fuori. Va bene. Ecco, è arrivato il momento di fare la polenta. La metteremo qua nel pentolino di rame come una volta, vero? Sì. Hai già salato l'acqua sta bollendo e quindi possiamo buttare finalmente. Sì. Vado allora, la metto? Sì. È giusto che faccio vedere. È piccolino questo pentolino, no? Sì, basta. Basta, è sufficiente? Sì, adesso vediamo se va ancora o no. Fai dall'alto verso il basso per evitare che si attacchi o che faccia tipo i grumi? Anche che si attacchi. Ecco, ancora un po'. Mentre facciamo la polenta, ci racconti un pochino per questa ricetta? Che ricordi hai? Chi ti ha insegnato? Queste ricette sono le ricette della nonna. Le ricette della nonna, sì. Quindi ormai tanti anni fa. La tua nonna quando è nata? Mamma mia, mia nonna. Te lo ricordi? È nata nel 1902, penso. Pensa, proprio inizio Novecento, tantissimo tempo fa. Penso, sì. E quindi ti preparava la nonna questa ricetta? Andavi da lei a casa? La nonna stavo con la nonna e la mamma, eravamo tutti assieme. Eravate tutti assieme? Sì. Esatto. E quando è che mangiavi questo piatto, te lo ricordi? Sì, questo piatto più parte per le vacanze, quando che erimo a casa, la polenta verso le 10:30, 11 la mattina. Sì. Sempre si faceva la polenta. E invece ancora un poco di... Ok, e invece il sugo di gallina, ogni quanto lo mangiavate, te lo ricordi? Il sugo di gallina, la polenta so che quella volta si faceva sia col sugo di gallina oppure col baccalà. Ho capito. Con, non so, anche noi erano abituati a fare la polenta con la iota. E la iota cosa sarebbe? Sarebbe fagioli e capuzzi. Crauti. Che è quella che fanno anche a Trieste, giusto? Sì. Ho capito. E c'è una differenza secondo te tra quella che fanno in Italia e quella che fanno qui? Oddio, non so come che lo fa in Italia adesso. Ho capito. So che ci sono tanti crauti, che è abbastanza acida, diciamo, come Sì, ecco, ancora un po' e basta. Ancora un pochino? Sì. Noi qua anche, sì, abbastanza acida.
Per la vigilia più parte, quando che si finiva la vigilia, come adesso per Natale oppure per Pasqua, si faceva la polenta con il baccalà oppure con la iota. Ho capito. Che non si mangiava la carne. Sì. E questa ricetta che stiamo preparando oggi, riuscivi a mangiarla almeno una volta a settimana? Era una cosa un po' più rara, diciamo? No, una volta a settimana sì, perché quella volta si mangiava la carne del maiale oppure la carne della gallina. Sì. Se comprava la carne di manzo, questa roba si comprava più parte per le feste, per la domenica, e invece in settimana si faceva o la gallina o il coniglio, perché si aveva quello la che roba c'era e si provava a variare il più possibile. Sì. Allora com'è che facevi? Dal basso verso l'alto, giusto? Sì. Così? Però abbastanza potente, vero? Sì. Ecco. Sempre così, dal basso verso l'alto. E per quanto tempo bisogna fare questo movimento, diciamo? È più di mezz'ora. Capisci perché adesso fanno quelle istantanee in 5-10 minuti, perché chi è che ha più voglia di... Però sicuramente dai, il sapore di questa qui è tutta un'altra cosa, no? Sì. E non sembra, ma qua ci vuole proprio... Ci vuole proprio il braccio, voglio dire, è proprio un allenamento questo, sì. Ecco, la polenta è pronta, eccola qua. Così lasciamo che si raffreddi un pochino, vero? Sì. Così. Bella soda proprio. Eccola qui, pronta. Essere che sia più denso il sugo, metteremo un poco di Sono 2 cucchiai più o meno. Io ho messo 2, ma dopo metto dentro quanto che servi. Ho capito, quindi con l'acqua e farina. Sì, acqua e farina. Così si addensa un pochino di più il sugo. Sì. Eccolo lì, esatto. E poi va a gusti, se uno lo vuole un pochino più denso ci mette un po' più di farina, vero? Sì. Ecco, vedi? Non metterò tutto, quanto serve. Quanto ne serve, sì. Allora un buon cucchiaio di farina si andrà per questo, sì. Perché comunque è tanto, non sembra, non c'è tanto sugo. Ecco, adesso lo lasciamo un po' abolire. Adesso faremo così. Allora aspetta, Adesso facciamo così. Ok. Dividiamo i pezzi di carne. I pezzi di carne, sì. Esatto, da tutto il resto, quindi il sugo che si è creato e anche le verdure che avevamo messo, che erano dei pezzettoni grandi poi alla fine. Quindi lo dividi per un attimo e poi dopo, questo è il trucchetto della chef, parte 2, vero? Lo passi bene in sugo perché non ti piace avere... Vedi, rimangono tanti pezzettini che non sono rametti, come quello del rosmarino oppure ossicini, cose così, e per chi vuole sembrerebbe insomma più buono poi alla fine, vero? Meno fastidioso. Più netto, sì. Esatto, un po' più pulito, meno fastidioso. Ah, ma pensa, lo passi così. Allora vuoi che... Vuoi che lo giro io intanto? Sì. Tra me pensavo... No. Generazioni diverse, con il frullatore proprio... no. Quello elettrico, no? No. Non ho capito. Ecco. Va bene così, vero? Sì. Perfetto. Ecco. Guardate, si vede già che... È perfetto il sugo. Proprio pulito, lucido, bellissimo. Ecco, guardate, taglia la polenta proprio come una volta, ti tieni fermo il piatto con il filo. Solo il piatto è un pochino, ecco, così. Vedi? Così. Questo è un filo proprio di cotone? Filo da cucire. Ah, esatto, sì. Ecco qui. Senti che profumo che ha questa polenta. E il sugo, eccolo qui. Guardate che bello, esatto, il sughetto sopra la polenta. È proprio un piatto invernale, caldo così. Ecco.
Buonissimo. Allora adesso lo assaggiamo, vero? Allora, veni, il pranzo è in tavola. Cari amici, eccomi di nuovo con voi per un'altra puntata sui proverbi istriani, la settima mi pare. Oggi il tema sarà quello del vin. Sappiamo che in questo momento la vendemmia è ormai finita e che il mosto sta fermentando nei tini o nei carreci, come che si dice anche da tante parti. Ecco dunque qualche proverbio: bevi buon vin e lascia andare l'acqua al mulin. Chi gappan e vin sta meglio del suo vicino. Per farsi un amico basta un bicchiere di vino, per mantenere la sua amicizia se poca una botte. L'acqua fa male e il vino fa cantare. Chi del vino è amico, di se stesso è nemico. E il barbiere te fa bel, e il vino te fa buon sangue, e la donna te fa mona. Chi bevi prima della minestra, vedi il dottor dalla finestra. Non metterti in cammin se la bocca non te sa de vin. E vin è buon contro esse, scuro, sentà e scrocà. Agli istriani questa ultima S è l'ideale. Vin rosso tenuto e fresco fa cantare anche in tedesco. Con l'uomo se pien de vin e te parla anche in latino. Ecco, con questo finisco, grazie e ai prossimi proverbi. Un briglia che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sul far. Guai smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, il sorriso, il sapere, le colto, il dolor, sì, dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, il sorriso, il sapere, le colto, il dolor, sì, dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Un briglia che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sul far. Guai smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, il sorriso, il sapere, le colto, il dolor, sì, dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, il sorriso, il sapere, le colto, il dolor, sì, dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Pace e bene, cari amici e amiche, ci ritroviamo insieme per la preghiera di mezzogiorno. Lascio un istante di silenzio in cui portiamo il silenzio dentro di noi per prepararci alla preghiera. Facciamo insieme il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuochi il meriggio. Tu placa le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigore alle membra, ai cuori concedi la pace. Sia gloria al Padre ed al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore sia lode nei secoli eterni. Amen. Preghiamo l'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invocazione allo Spirito Santo. Vieni, o Spirito, Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola, sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite con il balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Preghiamo. Esaudisci, o Dio instancabile amore, i desideri della tua Chiesa in preghiera. Proteggila, confortala adesso con i doni della tua provvidenza e preparale in cielo il tesoro dell'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti auguro un buon pomeriggio e un buon proseguimento della tua giornata. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario, in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina degli Apostoli, per il Papa Leone e per tutti i pastori. Il Signore Gesù che li ha scelti li assista con il suo Spirito e li conservi come guide del popolo santo di Dio. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Eccomi sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Su Maria, totus tus, Mater Dei, omnia mea tua sunt, totus tus, su Maria, totus tus, Mater Dei, omnia mea tua sunt. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, e ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero del dolore contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. In Konkani di Goa, India. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria.
Nel quarto mistero contempliamo Gesù che sale il Calvario, carico del pesante legno della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della divina grazia, prega per noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. specchio di perfezione, prega per noi. sede della sapienza, prega per noi. fonte della nostra gioia, prega per noi. tempio dello Spirito Santo, prega per noi. tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. dimora consacrata a Dio, prega per noi. rosa mistica, prega per noi. torre della
santa città di Davide, prega per noi. fortezza inespugnabile, Prega per noi. santuario della divina presenza, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori della fede, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace, Prega per noi. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Angelo di Dio, Che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. le anime dei pastori e dei fedeli defunti per la misericordia di Dio riposino in pace. Amen. Preghiamo insieme la Vergine Maria con le parole di Papa Benedetto XVI a pagina 8 del libretto. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella tua casa. Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la Madre del Redentore, che in te il Figlio eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi uomo. Qui dal profondo del tuo cuore hai detto: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto, così in te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio, anche quando non la comprendiamo. Aiutaci a fidarci della sua bontà, anche nell'ora del buio. Aiutaci a diventare umili, come lo era il tuo Figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie, perché siano luoghi della fede e dell'amore, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro Paese, perché rimanga un Paese cristiano, perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dall'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Amen.
Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Lauretana e oggi anche di Santa Maria Maddalena, la prima annunciatrice di Cristo risorto. Invochiamola su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, su quelli che si affidano alle nostre preghiere, particolarmente i sofferenti e gli ammalati. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie. A pagina 26, l'inno del Giubileo, la seconda strofa. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno di infinita vita. Nel cammino io confido in te. Dio ci guarda tenero e paziente, nasce l'alba di un futuro nuovo. Nuovi cieli, terra fatta nuova, passa i muri, spirito di vita, fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno di infinita vita. Nel cammino io confido in te. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Pace a questa casa e ai suoi abitanti. Prepariamoci a ricevere la benedizione per le vostre case e per tutti voi. Carissimi amici e amiche, io sono Fra Stefano e siamo ormai diventati una grande e bellissima famiglia. Voi tutti i giorni o quasi mi lasciate entrare nelle vostre case per la preghiera quotidiana e per l'ascolto del Vangelo. Mi piacerebbe davvero molto potervi incontrare di persona, ma evidentemente non è possibile. Ci incontriamo allora attraverso il nostro canale di YouTube. Quindi disponiamoci a ricevere la benedizione per le vostre famiglie, per le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con questa benedizione è Gesù stesso che entra nelle vostre case e vi porta la sua gioia e la sua pace.
La lettura della parola di Dio e la preghiera della Chiesa sono un segno particolare della sua presenza in mezzo a noi. La grazia dello Spirito Santo disponga i nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù, che viene a parlarci e a rianimare la nostra fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, Cristo è risorto e ci riempie della gioia pasquale. Animati dal suo Spirito Santo rivolgiamo la nostra preghiera a Lui, che il Padre ha costituito principio e fondamento della nostra fede e nell'amore. Preghiamo insieme, ripetiamo: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Signore Gesù Cristo, che dopo la risurrezione ti sei manifestato ai discepoli e li hai allietati con il dono della pace, fa che questa famiglia, aderendo a te con tutto il cuore, gusti la gioia della tua presenza. Resta con noi, Signore. Tu che dall'umiliazione della croce sei giunto alla gioia della risurrezione, fa che tra le prove quotidiane i membri di questa famiglia si uniscano sempre più nel vincolo dell'amore. Resta con noi, Signore. Tu che sedendo a tavola con i discepoli ti sei fatto riconoscere nell'atto di spezzare il pane, fa che questa famiglia, partecipando alla celebrazione dell'Eucaristia, rafforzi la sua fede e renda testimonianza del suo amore. Resta con noi, Signore. Tu che hai riempito con la potenza dello Spirito Santo la casa in cui erano riuniti i discepoli con Maria tua madre, manda il tuo Spirito anche su questa casa, su questa famiglia, perché si arricchisca nella pace e nella gioia pasquale. Resta con noi, Signore. E ora preghiamo con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso è arrivato il momento della preghiera di benedizione per la casa. Preghiamo. Assisti e benedici, Signore, i tuoi figli che vivono in questa casa. Fa che quando sono fra le sue mura trovino in te il loro rifugio, quando escono il loro compagno, quando rientrano il loro ospite ed amico, e al termine dei loro giorni siano accolti nella dimora che tu stesso prepari nella casa del Padre. A Lui sia gloria nei secoli dei secoli, e per intercessione di Santa Maria e di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente scenda su questa casa e su quanti vi abitano, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La pace di Cristo regni nei nostri cuori e la sua parola dimori abbondantemente in noi, perché qualunque cosa facciamo, in parole e in opere, possiamo compierla nel nome del Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vi ringrazio per avermi accolto nella vostra casa, ma soprattutto perché avete voluto accogliere la benedizione di Dio per voi e per gli ambienti in cui vivete. Vi saluto e vi abbraccio fraternamente. Ciao ciao e abbi cura di te.